Buongiorno a tutti da None Veneto, dallo stadio Giorgio Ruzzene. Siamo qui con Michele Nardin, responsabile del settore giovanile del CVO, Calcio Veneto Orientale. Siamo alla prima giornata del torneo Gallini Cup dopo la presentazione di ieri. Michele, soddisfazione oggi parte veramente col torneo. Sì, buongiorno a tutti. Oggi è la seconda giornata del torneo. Ieri abbiamo avuto così modo di iniziare e di toglierci un po' questa emozione che oggi penso si trasformi in orgoglio per la società, perché ospitare un torneo di questa simile importanza penso sia veramente tanta roba, come si dice. E adesso sta uscendo anche il sole, quindi penso veramente le condizioni sono ideali per poter goderci una giornata splendida di calcio. Difatti Michele, dicevi prima, tanto lavoro alle spalle per arrivare puntuali a questo appuntamento, al Gallini Cup, che è veramente un gioiello del calcio dilettanti e soprattutto professionistico nel nostro settore, nel nostro comprensorio, nel nostro territorio. Sì, sono d'accordo con quello che dici, Alessio, nelle interviste che ho rilasciato ieri, e ribadisco anche quest'oggi che forse è il torneo ancora più importante che c'è nella nostra nazione, in Italia. Ci sono ben 29 società società da 29 paesi esteri, quindi già questi sono numeri secondo me che ci fanno capire veramente quanto importante è questo torneo. Dietro ci vuole veramente una grande organizzazione finché tutto possa essere organizzato veramente in maniera precisa, perfetta, mi viene da dire, perché comunque le aspettative sono tante da parte delle platee genitoriali, dei tifosi, dei ragazzi, degli allenatori, degli staff, e quindi noi come società insomma, abbiamo cercato di farci trovare pronti per questo evento che è la prima volta che ospitiamo. Michele, prendi anche qualche merito, perché alla fine sei qua da un anno al CVO, stai lavorando bene, stai portando una nuova mentalità su questa società. Ti ringrazio Alessio, insomma niente viene per caso, dico c'è sempre comunque tanto lavoro, io lo accompagno sempre con grande passione, ecco, e questo sicuramente ci dà quella vitamina, quelle energie che poi ogni santo giorno ci permettono di far crescere la società nelle quali sto lavorando, quindi un mattoncino dopo l'altro, insomma cercare di costruire, ecco, quello che potrebbe essere un settore giovanile di tutto rispetto, ecco. E ci vogliono tante cose affinché tutto ciò si possa creare, però insomma siamo qui, ecco, e con il tempo insomma cercheremo di far crescere anche questa società. Ecco, adesso vediamo finalmente le formazioni che scendono in campo. Abbiamo in campo in questo momento nel gruppo G il Calcio Veneto Orientale e il Borgo Ricco, nel campo H il Pontedera e l'Elvan, la squadra ungherese. Esatto. Quindi abbiamo già la prima chicca, diciamo, di questo torneo, una squadra che non ha mai campato questi campi qui nel nostro territorio, insomma. Sì, già ieri insomma, abbiamo avuto modo di ospitare il Sisucas, una squadra messicana, quindi già citare Messico penso suoni forte, perché insomma un club oltreoceano che viene qui ad Annone Veneto penso sia veramente un motivo d'orgoglio ospitare un club da questa cittadina, da questo paese. Abbiamo ospitato l'Udinese ieri, nata società professionistica il Pontedera, che questa mattina si ripresenta per la seconda gara, e come dicevi tu prima questa squadra dell'Atvan che oggi esordisce nel torneo. Altra cosa piacevole è la presenza del pubblico, insomma, fa sempre piacere avere gente, coreografia, fanno sempre quel qualcosa in più, danno quella marcia in più per fare queste manifestazioni. Sicuramente, insomma, poi abbiamo la fortuna quest'anno di ospitare la categoria Under 12 che vede coinvolte ben 8 club, e quindi capisci benissimo che 8 società vuol dire muovere insomma, un parco genitori abbastanza importante. Ecco. Abbiamo la fortuna di avere uno stadio abbastanza grande, quindi possiamo ospitare centinaia di persone. Bene, adesso stiamo solamente aspettando gli inni nazionali per dare inizio a questa seconda giornata del Gallini Cup ad Annone Veneto. Ecco il momento degli inni nazionali.
messo il nome giusto. Michele ha appena sentito l'inno ungherese, diciamo è stato un momento molto commovente. Ora l'inno italiano. Possiamo dire, Michele, che si vive per questi momenti? Penso siano cose bellissime, insomma, vedere giocare i ragazzi, penso regali soddisfazioni, insomma, un po' a tutti noi addetti ai lavori, alle famiglie, ai genitori, ai parenti, ai nonni, e quindi penso sia grande soddisfazione. Adesso si parte veramente con il torneo, diciamo, dopo gli inni nazionali italiano e ungherese, si inizierà con la prima tornata di queste partite. Ricordiamo che in campo scenderanno il Calcio Veneto Orientale contro il Borgoricco e il Pontedera contro Alvan. Diamo pure lettura delle formazioni che scenderanno in campo. Allora, per il Calcio Veneto Orientale: Becchiri, Bertuzzo, Campaner, Canigiani, Coassin, Dogotari, Domenin, El Achab, El Azuzi, Favero, Lazzarin, Miotto, Matteo, Miotto Davide, Munsabi, Singh, Ustameta, Seda. Mentre per il Latavi scendono in campo Oliver, Engu, Bergo, Alpin, Milan, Natai, Barnaba, Norbert, Newell, Scialado, Grigori, Dalla, Aaron, Oliver. Per il Borgoricco: Vella, Baldassa, Barutta, Beltrame, Bergamin, Bracchetto, Campagnolo, Cherubin, Daniel, De Chiecchi, Dinca, Ferro, Milani, Inzasu, Ballaro, Pedron, Zecchini. Chiudiamo con l'Udinese, che scende in campo con Soldani, Castelli, Bocchicchio, Bria, Ciappi, Cuccoli, Dinasso, Fallani, Esposito, Jacobucci, Ippino, Il Pontedera questo. Nicoletti, Nota, Pace,
Bardossi, Parenti, Potenti, Ranieri. Questa è la formazione del Pontedera. Okay. Commentiamo un po' la partita alla nostra sinistra, che vede i padroni di casa del CVO opposti al Borgoricco. Te un po', Michele, un po' diciamo le regole di questo torneo, come si svolge? Allora, questo torneo, dicevo, noi aspettiamo la categoria Under 12, primo anno esordienti, prevede 2 tempi da 20 minuti. Tutti i giocatori in distinta devono giocare, chi il primo, chi il secondo tempo. Per quanto riguarda il regolamento, poi insomma il regolamento FIGC, quindi c'è la zona non pressing, l'area di rigore, c'è l'area nella zona del fuorigioco di 16,5 metri, e quindi un po' tutte queste regole insomma che insomma, penso che tutti i ragazzi conoscano anche a livello internazionale. Quindi ci adattiamo comunque, ho tenuto una riunione con tutti i dirigenti arbitri, formandoli e cercando di farsi trovare pronti insomma, per quanto riguarda tutte le dinamiche che si potranno venire a creare durante le gare, perché comunque la competizione, il livello è alto e quindi bisogna prestare massima attenzione anche nella gestione e nella direzione delle gare, insomma, affinché tutto proceda nel miglior modo. Ecco, sicuramente i ragazzi saranno sicuramente belli carichi, Michele, nel senso, arrivare a questo torneo così importante lo aspettavano? Ma penso di sì, per i nostri penso proprio di sì, perché è la prima volta che scendono in campo per affrontare, insomma, per vivere questo palcoscenico. Intanto nel campo H, ti interrompo Michele, è andato in vantaggio il Pontedera con il numero 7. Quindi pure Michele. Sì, diceva i nostri, sicuramente non so questa notte se hanno dormito sereni, ecco, perché l'emozione sicuramente ha prevalso sul riposo. Già ieri si sono goduti la cerimonia d'apertura e mi hanno riferito, sono rimasti contentissimi, e quindi penso oggi, ma penso che la partita è già iniziata da un paio di minuti, quindi si sono già messi alle spalle tutte le emozioni possibili, ecco, e quindi da calciatore, avendo vissuto anch'io insomma tante partite, avendole giocate anche in competizioni importanti, quindi penso che dopo il primo fischio iniziale dell'arbitro si parte tutto quanto alle spalle, esatto, e si cerca di dare il massimo, ecco. Tanto abbiamo detto prima che sul gruppo H c'è il vantaggio del Pontedera dopo pochi minuti di gioco. Li hai visti già ieri, mi sembra? Sì, li ho visti ieri, tra l'altro anche ho diretto la partita, ho fatto il dirigente arbitro. Pontedera è un club professionistico che milita in Serie C. L'anno scorso, ieri ha vinto 1-0, ha avuto la meglio sul Cussignaco, segnando a qualche minuto dalla fine su un calcio d'angolo con un colpo di testa di un loro giocatore, quindi li ha visti vittoriosi, ecco. In questo momento stanno vincendo 1-0, quindi penso che insomma, la classifica del girone si sta mettendo già con 2 risultati positivi, insomma, c'è già un'ottima posizione in classifica per loro. Ecco, vedo che la tua attenzione però cade sul campo A, normalmente c'è il CVO, la tua squadra. Sì, sto vedendo così come si comportano i nostri ragazzi, e insomma i nostri ragazzi c'è da lavorare sicuramente, perché comunque se parliamo di settore giovanile ci mancherebbe altro, siamo qua per questo, per farli crescere, ecco. Io ho sempre sostenuto che la costanza, insomma, la dedizione al lavoro da parte degli allenatori, ma soprattutto coinvolgendo le famiglie, ci permette insomma, di vedere crescere giorno dopo giorno, mi verrebbe a dire anche allenamento dopo allenamento, si è vissuto veramente alla massima intensità. E poi non dimentichiamo, Michele, il lato sociale di queste attività sportive. Assolutamente fondamentale, noi abbiamo convocato tutti i ragazzi e l'ho voluto fortemente, perché è giusto regalare ai ragazzi un sogno che si porteranno dietro, anche perché mi immagino insomma, il mercoledì quando rientrano dalle vacanze pasquali, rientrano a scuola, io penso che la prima cosa che dicano ai compagni di banco che magari vive un altro sport, e parlerà insomma, dell'emozione che ha vissuto giocando questo torneo, quindi per me questo sicuramente è il vero valore aggiunto
di un settore giovanile. È già una vittoria raggiunta, Michele? Ma per me sì, io ragiono così, ci ho lavorato diversi anni, insomma, nel settore giovanile, ed è giusto che in questa età i ragazzi devono divertirsi, devono crescere, però si parla tanto di inclusione negli ultimi anni, e quello che ho detto alle società dove lavoro, insomma, nei genitori, gli allenatori, inclusione con merito, ecco, mi verrebbe da dire, quindi chi si allena con costanza, chi è sempre presente, le famiglie che partecipano alle riunioni, ecco, questo secondo me è figlio, diciamo, di un percorso di crescita, ecco. Se c'è supporto da parte di tutti, allora a fine stagione sicuramente sì, ci deve essere la collaborazione da parte di tutti i componenti per arrivare a un traguardo importante. assolutamente, da parte di tutti, allenatori, staff, dirigenti, famiglie, soprattutto le famiglie che devono sentirsi coinvolte, insomma, in quello che è il progetto di un settore giovanile. Ecco, vediamo che il tuo CVO sta difendendo bene, Michele. Sì, dai, si sta giocando, insomma, il Borgorico è un club importante, società che milita in eccellenza, quindi conosco il responsabile del settore giovanile, insomma, parliamo di una realtà, insomma, di un livello abbastanza importante, ecco. Per il momento ci stiamo difendendo e quindi... Ecco, la bellezza di questo torneo è proprio quello che dicevi prima, si confrontano squadre professionistiche, squadre dilettantistiche di vari livelli e si mettono a confronto, insomma. Sì, i livelli sono diversi, quindi sicuramente si vedono, si notano le differenze, insomma, ma guai se non fosse così, mi verrebbe da dire, no? Ovvio. Sì, perché altrimenti... Ecco, però io dico, insomma, i ragazzi, anche i nostri, qui abbiamo dei ragazzi, insomma, che hanno iniziato a giocare a calcio da qualche mese, ok? Quindi sicuramente potrebbero trovarsi in difficoltà oggi affrontando avversari di altra caratura, ma l'importante, sostengo, dico, devono sempre dare tutto, impegnarsi, ok? E questo secondo me è già la prima vittoria. E da queste prime battute possiamo dire, Michele, che i ragazzi si stanno veramente impegnando alla morte oggi. Sì, esatto. Tanto vediamo ancora il Borgorico che sta veramente attaccando da forte e trova in questo momento il raddoppio. Il Pontedera realizza il secondo gol con il numero 10. Sta mettendo veramente in difficoltà il Pontedera alla squadra ungherese. Sì, diciamo che il Pontedera è un po' agevolato perché ieri ha avuto la fortuna di esordire, di giocare, quindi oggi è già arrivato un po' più caldo, mi verrebbe da dire. No, a parte gli scherzi, insomma, si nota che c'è un po' di differenza, sì, tra le due squadre, sì. Chiaramente parliamo di ragazzi di 12 anni, però già si vede già qualche giocatore che ha qualcosa in più rispetto agli altri. Sì, si vede, insomma, qualche ragazzo che può avere qualcosa in più, come dici tu, insomma, magari dal punto di vista tecnico può avere un dominio, insomma, del pallone magari migliore. Tuttavia stiamo parlando di ragazzi giovanissimi, insomma, annata 2013, quindi compiono 12 anni quest'anno, quindi stiamo parlando veramente di ragazzi che hanno tantissimi anni di fronte per poter migliorare, crescere, e molto spesso sappiamo, insomma, che in fondo arriva chi ha più voglia, chi ha la testa, no? Come si dice. E pare un po' di fortuna, ecco. Michele, a volte ci vuole. Sì, ci vuole un po' di fortuna, anche altri aspetti mi verrebbe da aggiungere oggi in questa società, ok? Però, insomma, se ognuno di noi si applica al massimo, ecco che, insomma, può raggiungere i propri obiettivi. Esatto, arrivare in cima, insomma, ce la può fare, ecco. Poi ci sono le categorie nel calcio, insomma, e quindi c'è un perché ci sono le categorie, no? Poi ognuno parteciperà alla categoria di competenza, di merito. Esatto, poi si faranno delle scelte, insomma. E qua il CVO, insomma, sta un po' soffrendo, ma continua a tenere botta. È stato fortunato. Un palo traversa del Borgorico che però non riesce ancora a sfondare, e il CVO riparte in questo momento in contropiede. Le gare continuano con il loro ritmo. E parliamo anche dell'aspetto dei genitori che vengono coinvolti. Prima ci deve essere questa partecipazione, e come deve essere secondo te, Michele, da parte dei genitori? Allora, caro Alessio, stai
Abbiamo toccato un tasto. Stiamo trattando un argomento importante. Cosa posso dirti? Io ti dico che negli ultimi 15 anni la platea genitoriale è cambiata. È cambiata nel senso che oggi il genitore è molto più preparato, sa tutto, diciamo, ha tutte le possibilità, diciamo, di avere tutte le informazioni anche in tempo zero, mi verrebbe da dire, ok? Quindi siamo sempre alla ricerca così di poter mettere il proprio figlio diciamo, nelle condizioni dove potersi esprimere al meglio. Tuttavia mi verrebbe da dirti che tanti anni fa, diciamo, la famiglia incideva meno, insomma, in quello che era l'attività sportiva del bambino, del ragazzo. Adesso vedo veramente famiglie che mettono anche troppa pressione nei ragazzi, togliendogli magari quel vero senso di divertimento che deve esserci alla base per poter giocare a pallone, ma in questo caso chiamo calcio, ma vale per tutti gli sport, ecco. È difficile. Io in qualità di responsabile del giovanile ho sempre sostenuto che le famiglie devono essere una risorsa, okay, per la società. Per far questo però io ho bisogno delle famiglie che interagiscono, che siano presenti, che vengano coinvolte in quello che è un percorso che viene proposto dalla società, ecco. Per far questo ci vuole tempo, sicuramente ci vuole quel feeling che si viene a creare tra responsabili, la società e le singole famiglie. Sono sempre stata una persona disponibile, ho investito veramente un sacco di tempo negli anni anche cercare di relazionarmi e anche nel cercare di curare magari qualche situazione familiare, magari un po' con qualche problema, ecco. Quindi sicuramente lo sport è fondamentale per aiutare, insomma, i ragazzi nel poter crescere, che poi di riflesso, dico, lo si trova anche nel percorso scolastico. Condivido in pieno le tue parole, Michele. Il calcio è sociale, è applicazione, è voglia di crescere, è voglia chiaramente di coinvolgere i genitori, però senza andare oltre probabilmente quello che è il ruolo del genitore. Sì, il confine è sottile. Solamente attraverso la relazione, insomma, si possono cercare di curare questi rapporti, ecco. Quindi sono qua per questo io, insomma, a fare da collante fra staff, allenatori e genitori, ecco. Poi sta sempre nell'intelligenza da parte della famiglia, no? Nel cercare di lasciare il ragazzo tranquillo, sorridente e senza essere troppo invadente, ecco. Come dicevi prima, sicuramente interrompo, no, sì. Rimane e deve rimanere un gioco. Sì, deve rimanere un gioco, è più facile da dire che da fare, no? Perché dopo ci sono grandi aspettative e quindi c'è sempre poi, si mette sempre in primo piano la ricerca del risultato, no? Anche oggi affrontiamo un torneo di carattere internazionale importante, ok? È chiaro che anche nella nostra realtà, insomma, non partiamo sconfitti, ma siamo consapevoli dei nostri limiti, ok? Quindi affronteremo ogni gara con il massimo delle energie e delle attenzioni. Tuttavia, dico, se il risultato non dovesse essere positivo, poco cambia, nel senso che comunque è stato un percorso importante che comunque ci ha regalato un ulteriore mattoncino di crescita, ecco, questo io sostengo ed è quello che voglio far capire, insomma, alle famiglie. Si può crescere anche qui, ma si può crescere in tutte le società, ecco. Molto spesso in alcune circostanze accade che le famiglie tendino, diciamo, a guardare un po' l'erba del vicino, come si dice, no? Tuttavia non trovando quelle che potevano essere, diciamo, le aspettative o che magari vengono state proposte. E questo poi vorrebbe dire fare un passo all'indietro da parte della famiglia del ragazzo e magari alle volte anche provando vergogna, mi verrebbe da dire, e invece molto spesso si tramuta anche in abbandono precoce dell'attività sportiva e questo secondo me non deve accadere. Ecco, un altro argomento interessante, Michele, secondo me, e qui entri tu in ballo in prima persona, è la scelta degli allenatori / educatori. È importante saper scegliere bene, vero Michele? Sì, è fondamentale, l'allenatore fa la differenza perché l'allenatore è comunque il leader della squadra, è fondamentale saper scegliere allenatori. Mi viene da dirti, Alessio, che in Italia ci sono tanti allenatori. Possiamo dire 60 milioni? Sì, esatto, questa frase l'ho sentita anch'io, ce ne sono tanti allenatori.
però di allenatori che operano nel settore giovanile, che sono consapevoli che stanno lavorando nel settore giovanile, non ce ne sono tanti, okay? Questo è un dato di fatto, soprattutto nella vita di base, lavorare con i bambini, con i pulcini, queste categorie qui esordienti, bisogna avere competenze di altissimo livello, sapersi relazionare con i bambini di una fascia d'età, perché comunque cambia da categoria in categoria, e per aver questo, insomma, bisogna aver studiato, bisogna aver allenato, bisogna avere delle competenze importanti. Chiaro, non scopro l'acqua calda, più bravo l'allenatore e più cresce la squadra e più cresce, insomma, tutto il settore giovanile. Bene, sì. Intanto il tuo CVO tiene botta, come si suol dire, ancora 0-0. Sì. Un'occhiata al cronometro, Michele? Sì, mi pare che mancano 3-4 minuti alla fine del primo tempo. E siamo ancora sullo 0-0, mentre nel gruppo H il Pontedera continua a vincere 2-0 contro la squadra del Elvan. Elvan che comunque sta onorando questo torneo, insomma, arrivare da così lontano, anche per loro penso sia già lì una grossa soddisfazione, nel senso affrontare squadre che praticamente non sanno neanche della loro esistenza probabilmente. Ma sicuramente, insomma, io provo a entrare nella testa di questi ragazzini che hanno fatto questa bellissima trasferta partecipando a un torneo all'estero, penso sia un'emozione grandissima, insomma, che ripeto, come ho detto ai nostri, ma i nostri se lo stanno giocando in casa, proprio in casa, esatto, siamo proprio in Italia nel proprio campo nel di proprio gioco. Campo, esatto. Però è una fortuna, io ragazzi, ricordatevi che non tutti i ragazzi della vostra età hanno la fortuna di poter partecipare a un torneo simile, quindi dovete essere già contenti e orgogliosi di poter partecipare. Ecco, ti interrompo un attimo, Michele, perché il Pontedera trova la terza marcatura, siamo 3-0 e qua si vede effettivamente la qualità superiore di tecnica dei giocatori del Pontedera. Tanto siamo quasi a conclusione di questo primo tempo, manca un paio di minuti. Ricordiamo Pontedera 3, Allan 0. Nel gruppo G il Calcio Vento Orientale sta pareggiando 0-0 col Bolgorico. Qua appena adesso il Bolgorico il Pontedera ha rischiato di trovare la quarta marcatura, mentre nel campo A c'è abbastanza equilibrio secondo me in questa prima partita. Sì, esatto, sono partita abbastanza equilibrata, ha avuto il Bolgorico, insomma, un'occasione importante, non l'ha sfruttato, un pizzico di fortuna che da parte dei nostri. Stavo guardando le distinte, diciamo, sì. Ci sono tutti 2013 e l'Atvan a 4 2014. E possiamo dirlo che Michele un anno fa la differenza in questa categoria. Non è poco, eh? Un anno fa la differenza, e come? Dicevo prima, mi ha fatto riflettere l'intervento di un allenatore della federazione a cui ho partecipato a un seminario, no? E quindi ecco, questo percorso di formazione che dicevo prima è importante per poter crescere. E quindi stando ben attento a quello che diceva, dice anche in ogni singolo allenamento si può vedere la crescita di una squadra, e mi ha fatto riflettere, detto, mentre ritornavo a casa dico sì, ha detto una grande cosa, perché effettivamente un allenamento fatto bene, un'ora e mezza di attività con grande qualità, secondo me può permettersi di crescere. Un anno, stiamo parlando Alessio di tanta roba, insomma, un anno di attività, se fatta con costanza può veramente regalare margini di crescita importanti ai ragazzi. Ecco, difatti, possiamo dire un po' come è organizzato il CVO sulla fase di allenamento e campionato? Come si svolge l'attività, diciamo, ordinaria del CVO? Sì, allora tutte le categorie, compresi i piccolini, svolgono 3 sedute di allenamento alla settimana, spalmate diciamo, da lunedì a venerdì. E poi ci sono le partite dei vari tornei autunnali e primaverili per quanto riguarda l'attività di base. Qui in provincia di Venezia, per me è il primo anno che lavoro in provincia di Venezia, c'è, diciamo,
questa scelta da parte del comitato di far giocare le attività di base, primo anno esordienti e le 2 annate pulcini durante la settimana, mentre i raggruppamenti dei piccoli amici e primi calci e secondo anno esordienti giocano di sabato. E poi abbiamo l'agonistica, giovanissimi allievi, e quest'anno anche la juniores. Quindi tutto il settore giovanile è completo quest'anno. Anche la Sì, junior è stata una sì. scelta da parte della società di portare anche questa categoria che Sì. detta da tanti è una categoria un po' difficile. Sì, è una categoria difficile, questa società è nata nel 2016 e diciamo dalla fusione di 2 settori giovanili, dell'Annonese e del Pramaggiore, però Juniores diciamo, non era stata mai allestita come squadra. Quest'anno la società ha voluto, come mio arrivo, insomma, avevo già abbastanza cose da fare e mi hanno messo dentro anche questo e quindi non ho perso tempo nel cercare di formare una squadra. Insomma, ti assicuro non è stato facile, insomma, inserire una quindicina di ragazzi che poi diciamo, è aumentato durante l'anno, trovando un tecnico e tutte le risorse insomma, che erano necessarie per affrontare un campionato di questo tipo. Però posso dirti che adesso insomma, la stagione sta volvendo verso il termine e siamo veramente soddisfatti e contenti perché siamo riusciti insomma, ad inserire una nuova squadra che poi è la fine del percorso del settore giovanile, mi verrebbe da dire, ecco, quindi tanta roba. Intanto sono terminati i primi tempi sui campi, ricordiamo i risultati, i parziali: il CVO è 0-0 col Borgoricco e il Pontedera vince 3-0 con l'Alva. Poi durante la giornata avremo anche altri ospiti, Michele, che verranno qui a parlarci anche delle altre realtà, delle realtà che non conosciamo, ma grazie anche a questa nostra iniziativa e del CVO avremo la possibilità di conoscere meglio anche le realtà italiane e anche straniere. Sì, intanto io vi ringrazio di essere qui, infatti volevo chiederci, sì, non mi tieni qua tutto il giorno, vero? No, Okay. ci alterniamo. Sì. Sì, è anche bello così sentire insomma, filosofie di calcio diverse dalla nostra, ecco, per esempio insomma, l'Atvan, la società, i messicani che scendono in campo la prossima partita, quindi penso sia veramente piacere ascoltarli, sentire. Sì, soprattutto penso che sia importante ascoltare anche questa esperienza, insomma, come hanno vissuto questa trasferta, questo torneo, che se da parte vostra c'è stato un grande impegno organizzativo, sicuramente anche queste società hanno avuto un grande impegno a organizzare una trasferta intercontinentale, insomma. Ma sicuramente, come ha detto prima, scusate. Sì, nessun problema. Michele ci abbandona 5 minuti, è richiesto in campo. Sta per iniziare il secondo tempo delle partite della prima tornata di gare del Gallini Cup. Manda un messaggio a Mirko se ne manda sotto il caffè. Sì. 20 spettatori in diretta. Sì? 20 spettatori collegati.
Dopo sei andato a prendersi il caffè. No. Beh, dopo sì. Dopo, Volentieri. riprendiamo con il secondo tempo della prima tornata di gare tra il CVO e il Borgorico nel campo A, e nel campo B c'è in campo il Pontedera contro l'Alva. Siamo sempre con Michele Nardin, responsabile del settore giovanile del CVO, che si sta dividendo tra campo e postazioni qui con noi, quindi lo ringraziamo veramente. Oltre all'impegno di campo ti sei preso anche questa briga, insomma, di stare qui con noi. Che Sì, poi... ma lo faccio con piacere, insomma. Poi devo stare qua tutto il giorno. Quindi l'importante è che quando rientro la moglie e i bambini siano contenti e sereni, perché sennò... No, si stava parlando dei messicani, no, Esatto, Alessio? esatto. Allora, il tutto viene gestito dall'organizzazione, ok, da Tiziano Cornacchia, insomma la famiglia che ringrazio. Purtroppo Michele ti devo interrompere, il CVO in questo momento ha subito il gol da parte del Borgorico, che si porta in vantaggio al primo minuto della ripresa. Sì, dicevo, quindi è cura loro, insomma, organizzare tutte le trasferte, gli alberghi, è veramente è un lavoro incredibile quello che fanno. Hanno coinvolto 100 ragazzi dalle superiori, ok, cioè veramente personale così fungono da tutor, da interpreti, e hanno occupato, mi pare, oltre 70 alberghi, quindi stiamo parlando veramente di numeri veramente importanti. Per quanto riguarda i messicani, sono un po' perplesso, perché ieri, parlando con lo staff, mi hanno confermato che sono venuti solamente con 11 giocatori, 11 ragazzi, e un torneo di questa caratura, presentarsi con una rosa così corta potrebbe essere un problema, insomma, tenendo conto comunque che sono bambini. Potrebbe capitare che un infortunio, un malanno, un qualcosa, insomma, ecco. Però, quindi, no, magari sono abituati. Hanno un'altra tempra forse, sì. Michele. Io ho avuto un allenatore che mi ha regalato tanto, dal punto di vista motivazionale, e mi ricordo che un anno ci disse, per provocarci, a me bastano solamente 11 giocatori. Questo per far capire, insomma, che tanta roba, e quindi naturalmente ragioneranno così anche loro. Esatto. No, era una battuta questa, perché comunque stiamo parlando dei bambini. È ovvio che comunque anche per i genitori, insomma, è gravoso partire, nel senso, io posso capire, insomma, non è proprio semplicissima un'organizzazione di questo livello. Infatti ci stavo ragionando su anch'io, naturalmente, forse non tutte le famiglie erano disposte a sobbarcarsi, insomma, un costo del genere. Qua ho visto una decina di genitori, mi sembra, presenti, quindi stiamo parlando, insomma, di una trasferta abbastanza costosa. Sì. Costosa, e anche di impegno, insomma, ci vuole veramente tanto impegno, e dopo anche la fiducia, nel senso, dei famosi che prima accennavi, i tutor, eccetera, l'organizzazione non è da poco, insomma. Non è da poco, se pensi, non so quanti pasti buttano fuori in fiera fra venerdì, sabato e domenica. Ieri è stata la cerimonia, sì, abbiamo parlato di oltre 5.000 atleti, cioè, è un numero impressionante. Sì, infatti questo Gallini Cup, che negli anni è cresciuto in maniera esponenziale, possiamo dirlo, vero? Sì, assolutamente. Tuttora, insomma, ha come ospiti club di caratura, insomma, diciamo internazionale, ma importanti. Quest'anno, insomma, abbiamo Atalanta, Torino, Empoli, insomma, Sampdoria, Udinese. Insomma, abbiamo veramente grandi realtà professionistiche del nostro paese, più, diciamo, tutte le squadre straniere. C'è la squadra da Tokyo, quindi, cioè, veramente passiamo dall'America al Giappone, quindi, cioè, veramente è un torneo che è spalmato un po' in tutto il mondo. Quindi chapeau agli organizzatori, chiaramente. Sì, davvero complimenti, bravi. Anche perché il fine mi sembra che sia un fine molto importante, insomma. Sì,
Sì, soprattutto insomma, tutta la raccolta che viene fatta nelle finali viene devoluta in beneficenza, questo è veramente da fare i complimenti all'organizzazione, dicevo alla famiglia Cornacchia, perché magari ci si lamenta se la palla è uscita di mezzo metro, però dietro c'è un lavoro veramente incredibile, incredibile. Quindi invitiamo Michele e tutti i genitori, gli appassionati a seguire questo torneo e dare il loro contributo, perché il fondo è gestito dalla famiglia Cornacchia per un bene comune a tutti quanti. Sì, anche se mi verrebbe da aggiungere che questo tipo di atteggiamento fair play dovrebbe essere condiviso sempre, quotidianamente, in ogni partita, insomma, cercare di spronare i propri ragazzi, applaudire gli avversari se compiono dei bei gesti e non di sicuro denigrare l'operato di un dirigente arbitro piuttosto di continui insulti che accadono spesso, insomma, nei nostri campi da calcio, ecco. Quindi c'è tanta strada da fare da questo punto di vista. E qui Michele viene da dire sarebbero da educare i genitori a volte. I genitori sono da educare ma perché tanti non hanno la cultura sportiva, okay? Perché diamo per scontato noi che il genitore sappia, ma invece non è così. Quindi se viene condiviso un po' tutto il percorso che viene fatto, io negli anni ho fatto vedere anche dei video delle famiglie, dei gruppi di genitori, okay, per far capire a loro quanto importante è il loro contributo dagli spalti. E per far questo, insomma, naturalmente c'è bisogno della presenza delle famiglie e il tempo perché il tempo è prezioso, però è quello che ci permette sicuramente di crescere tutti insieme. Ti interrompo un attimo Michele, perché il Pontedera ha trovato la quarta marcatura in questo momento da calcio d'angolo, un bel stacco di testa, e quindi siamo 4-0 per il Pontedera, mentre il CVO, seppur sotto di un gol, mi sembra che adesso sia più aggressivo in avanti e qualcosa ha creato Michele. Sì, si sta difendendo bene, insomma, come dicevo prima, i ragazzi nostri devono fare un percorso di crescita, ecco, quindi siamo qui per cercare di farli crescere. Sicuramente, insomma, si notano alcune differenze tra qualche profilo il nostro e della squadra avversaria, ma anche per fisicità, mi viene da dire, ok, c'è qualche ragazzino, però anzi nessun problema, tutta esperienza e fa parte, come dicevo prima, insomma, è un bel bagaglio questo, insomma. Assolutamente, insomma, in quello che stiamo cercando di costruire. Anche perché comunque in una recente riunione che ho tenuto, insomma, ho fatto presente alle famiglie e genitori l'importanza di questo torneo, quindi mettendoli, insomma, così a conoscenza della qualità degli avversari che si avrebbero affrontato durante lo svolgimento dell'intero torneo. Tanto siamo a metà della seconda frazione di gioco. Ricordo sempre che il CVO perde 1-0 col Borgoricco, mentre il Pontedera sta vincendo 4-0 con l'Elvan. Il pubblico, Michele, segue con attenzione questo torneo, vedo. Sì, seguono con attenzione, mancano metà dei tifosi, perché adesso entrano di scena, insomma, altre 4 società, quindi stanno arrivando un'altra ondata di famiglie, quindi penso che poi gli spalti si riempiranno. Speriamo che il tempo tenga, c'è un sole bizzarro che va e viene. L'importante è che non piova. Esatto, l'importante è che il tempo tenga. Poi anche, Michele, particolare anche le date che vengono scelte per questo torneo, insomma. Sì, nel weekend di Pasqua. Io ricordo il primo anno che l'ho portato nella società dove lavoravo prima e ho tenuto una riunione naturalmente per informare le famiglie
Mi hanno preso un po' per matto perché dico anche a Pasqua si gioca. Dico sì, anche a Pasqua si gioca. Se io dovessi chiederlo a tutti i vostri figli, sicuramente mi direbbero anche a Natale. Anche, giocherebbero sempre. Esatto. A quell'età lì Michele si giocherebbe sempre. Sempre. Per noi famiglie è chiaro che è un impegno un po' particolare, insomma, in occasione di una festività. Tuttavia, insomma, viviamo per i nostri figli, ok? Quindi se possiamo regalare a loro emozioni di questo genere, ben venga. Sono consapevole, è chiaro che non è un obbligo, questo è fuori discussione, però in qualità di responsabile del settore giovanile, se mi sento di portare un evento simile nel club dove lavoro, è perché insomma ci tengo a un percorso di crescita, ecco. E quindi lo ritengo giusto. Infatti anche ieri il telefono con mio padre, insomma, mi fa, ma che non si ricorda. Ma anche di domenica, l'anno scorso non ti ricordi che ero via? È sicuramente un impegno, insomma, non da poco. Vediamo ora il CVO che cerca di avanzare. Stanno demordendo comunque, siamo ancora in partita, vero Michele? Sì, siamo ancora in partita, il risultato dice questo, anche se abbiamo perso un po' di campo in questo secondo tempo, ma insomma, conoscendo i miei ragazzi, insomma, lo avevo già messo sul piatto, ecco, però insomma ci stiamo difendendo bene. Tanto il Pontedera sta dilagando, ha trovato la quinta marcatura e decisamente si vede la qualità superiore, insomma, dei ragazzi che, come dicevi prima Michele, alle spalle c'è una squadra di professionistica e probabilmente, insomma, le qualità vengono fuori, insomma, nell'arco della partita. Sì, penso, insomma, la professionistica ha la possibilità di poter scegliere, insomma, quindi fare sicuramente una scelta mirata di alcuni profili suoi. Ieri dicevo, li ho seguiti da protagonista in quanto ero dirigente arbitro, mi sono accorto, insomma, delle qualità di qualche elemento, ecco. E anche con un approccio giusto, maturo, mi avrebbe da dire, no? E qualche intervento, diciamo, al limite che fa parte, insomma, d'altronde è calcio, quindi competizione c'è, ci sta assolutamente nel pieno rispetto delle regole, questo fuori discussione. Intanto il tuo CVO ha subito il raddoppio da parte della formazione del Borgorico, 2-0 in questo momento nel campo A. L'intensità non manca sicuramente in campo da tutte e quattro le formazioni che stanno veramente giocando al massimo delle loro possibilità, e posso dire che c'è anche del sano e buon agonismo, Michele. Ci mancherebbe altro, dico io, insomma. Diciamo che è anche la prima partita della mattinata, quindi le energie sono a pieno delle loro forze. Esatto, quindi penso che abbiano fatto una buona colazione questi ragazzi e stanno dando tutto. Vediamo se nel proseguo della giornata. Intanto il Pontedera trova la sesta marcatura in questo momento, anche lì si vede, anche come si prima, con la regola di far giocare tutti quanti, la qualità del Pontedera non è minimamente calata. Sì, esatto, bravo, hai detto una bella cosa, e quindi adesso non so quanti del 2013 possono avere, non ne ho parlato con il loro staff, però sicuramente, insomma, se hanno la possibilità di avere delle scelte è chiaro che possono portare via, insomma, dei ragazzi bravi, insomma, ecco, mi verrebbe da dire, pronti, insomma, e quindi la differenza non la si nota anche nel cambio, no? Visto Esatto. che la regola dice che devono giocare tutti almeno un tempo.
Sì, con la squadra ungherese, sì, non conoscendola, insomma, Sì. ecco, quindi è la prima volta che la vedo giocare, ecco, insomma, sinceramente magari mi sarei aspettato magari un livello più alto, così dico io. Vediamo se riusciranno almeno a fare il gol della famosa bandiera in questo momento, visto Sì. ci starebbe, insomma. Tanto il CVO riparte, si porta in avanti. È una bella parata del tuo portiere adesso. Sì, In esatto. 2 tempi. Rizza è un portiere, come vedi, insomma, è ancora piccolino, no? Però il desiderio di giocare in porta, devo dire che è cresciuto abbastanza il ragazzo in questo anno, è sempre presente all'allenamento. Addirittura un giorno, e questo insomma penso sia figlio un po' anche del rapporto che poi si viene a instaurare, no? con i ragazzi, con le famiglie. E il proprietario dei portieri ha anticipato una seduta nelle prime ore del pomeriggio, quando per i suoi impegni, insomma, i ragazzi essendo a casa della scuola hanno partecipato, e poi mi ha chiesto se poteva essere presente all'allenamento con la squadra, quindi ha fatto una doppia seduta. Insomma, È un bel segnale. ho detto, ma stai scherzando? Assolutamente, vengo a prenderti io. Sì, è un bel segnale, insomma, Sì. quindi veramente mi ha fatto piacere. Siamo ai minuti finali di questa prima tornata del torneo Gallini da non evento presso lo stadio Giorgio Ruzzene. Ricordiamo la tempistica di 2 tempi di 20 minuti per partita. Vediamo se adesso il CVO ha una ripartenza, però viene subito bloccata dal Borgorico, che va in contropiede, sta affilata e il portiere in quest'ora si dimostra pronto e bravo, si butta alla sua destra e la para. Dopo nell'arco della giornata, Michele, sentiremo anche i dirigenti delle squadre che avete ospitato e sentiremo anche le loro opinioni, le loro sensazioni di questo torneo. Sì, che ci vede impegnati tutto il giorno. E noi saremo qui a documentare tutto il torneo grazie ad Arizona TV. Gol. Attenzione, ecco qua, il CVO con il numero 5 trova la marcatura del 2-1 che potrebbe riaprire la gara. Un commento, Michele, del tuo giocatore? Ci ha creduto su una palla, su un calcio d'angolo, su una palla inattiva, che è caduta sul secondo palo. È arrivato un po' goffo, se devo dire il vero, però è stato efficace perché la palla è rotolata in porta e quindi abbiamo accorciato le distanze. Ci credono i ragazzi, 2-1, sì, manca pochissimo, vediamo se riusciamo nell'impresa di ribaltare il risultato. Sì. Non stanno demordendo, No, stanno applicando, si stanno impegnando e ci credono. ci siamo difesi. Calcio d'angolo a favore del Borgorico in questo momento. Lo stesso anche sul campo B, dove il Pontedera sta battendo un calcio d'angolo. Siamo, ricordiamo, sul 6-0 per i Granata. Altra conclusione pericolosa del Borgorico.
E ancora una buona parata del tuo portiere Michele, che rilancia subito immediatamente in avanti. Vediamo, forse l'ultima azione. Niente Ed era effettivamente l'ultima azione sul campo A. Il risultato finale vede il Calcio Veneto Orientale sconfitto 2-1 per mano del Borgo Riccò. Termina ora anche la partita sul campo B, dove il Pontedera ha avuto vita facile con un secco e tennistico 6-0 sull'Elva. Si chiude questa prima tornata di gare. Ringraziamo ancora Michele Nardin, responsabile del settore giovanile del CVO, di questa prima presenza, e ancora chiaramente un grosso in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Grazie Alessio, io ringrazio voi, abbiamo modo insomma di vedersi durante l'arco della giornata, quindi vi auguro un buon lavoro e ci vediamo più tardi. A dopo. Dove è andato? Dove è andato? A prendere l'allenatore. Ah, ok. Occhio che sei in diretta, sì. Che siamo in attesa dei secondi. Ecco, in questo momento le prime partite si sono chiuse. Adesso aspettiamo l'allenatore delle due formazioni per darci un primo commento tecnico-tattico della gara. Come si chiama questo qua? Mazzoni? Mazzoni Andrea Mazzoni, mister Pontedera. Vieni, Andrea! Ciao, qua all'interno. Ciao, ciao. Sempre io? Sempre, ormai ti tocca. Ormai sei fisso. No, mi sono fatto male? No. Siamo? Sì, sì, sì. Vai pure Andrea. Sì, Alessio. Eccoci appena conclusa la prima tornata di gare, siamo in compagnia di mister Andrea Mazzoni del Pontedera. Mister, un tennistico risultato oggi, nella prima partita. Sì, sono stati bravi, hanno fatto una bella partita e secondo me anche la squadra avversaria non è una squadra di basso profilo, secondo me è una squadra buona, hanno fatto noi una bella partita, ritmi alti, quindi siamo contenti, dai. Ecco, possiamo dire che chiaramente la sua squadra ha qualcosa in più, un appeal diverso, nel senso che qualitativamente parlando si sono visti giocatori, tra parentesi chiaramente sono ancora ragazzi giovani, sì. ma con qualità già ben marcate. Sì, sì, sono un bel gruppo, è un gruppo che è composto da 32 bambini, qui siamo venuti purtroppo soltanto un 20 perché tutti non si potevano portare, però è un gruppo interessante dove c'è molti bambini con capacità, quindi facciamoli crescere e poi vediamo, dai. Difatti prima parlavamo col responsabile del CVO e l'obiettivo chiaramente è quello di far crescere questo gruppo di ragazzi, ovviamente di tutte le formazioni. Certo, sì, l'obiettivo principale è la loro crescita e noi lavoriamo
pensando che attraverso il divertimento crescano ancora di più, no? Quindi allenamenti divertenti, ritmi intensi, quindi l'obiettivo principale è quello, poi è logico, quando vieni a fare questi tornei piace a tutti vincere, dai, non ci nascondiamo, però soprattutto a loro, noi siamo venuti qua per fare un'esperienza, per farli divertire, per molti è la prima esperienza fuori, quindi noi siamo qui per loro, dai, diciamo. Ecco, difatti si parlava dell'esperienza di un torneo internazionale e già confrontarsi con realtà a livello dilettantistico, a livello professionistico e anche a realtà che vengono da un altro mondo del calcio. Sì, sì, è questa la cosa bella. Questi tornei sono belli per questi, al di là di tutto trovi persone diverse, idee diverse, cioè questa è una questione di crescita sia per noi che per loro. Poi è il piacere anche, penso, a fine partita confrontarsi, mister, Esatto, con sì, i sì, suoi sì. colleghi. È quello, sì, sì, è quella un'esperienza bella come per ragazzi, è un'esperienza bella anche per noi, di crescita per tutti. Bene, ringraziamo mister Andrea Mazzoni della disponibilità e chiaramente quando avrai occasione e tempo ti aspetteremo di nuovo ai nostri microfoni. Certo, mi fa piacere, grazie mille. Grazie mille mister. Ciao a E tutti, chiaramente ciao, grazie. in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao, grazie Ciao, mille. Grazie. Puoi anche prendere una pausa se vuoi. Ciao, ciao. Ciao Andrea. Vado a cercare del caffè? Sì, saluta, ci vediamo alle Ok. 20 alle 11. A questo punto ci prendiamo una breve pausa, riprenderemo alle ore 11 con la seconda tornata di gare dal Gallini Cup da None Veneto. Un buon proseguimento a tutti. Grazie Andrea. Sì Andrea, buono. Diciamo tutti Andrea. Andrea, ciao. No aspetta, ma non sta. Digli a Mirko che allora. sì. No, aspetta che ti do gli schede del caffè. Dai. Dai, ascolta. Dopo Alessio. No, si vede, non posso far vedere i. Grazie.
cosa, non saremo un cazzo. L'unica roba che ho il programma quello. Cazzo, pensavo che il giocasse a Che ora? Gilles Volpin si chiama. Gilles? Gilles, come Villeneuve. Gilles Villeneuve? Gilles Volpin. Allenatore Borgo Rico. Borgo Rico, Michigan. Devi chiamare qualcuno per fare qualcosa, perché se la prossima è alle 11 e mezza, Come cosa vuol fare? alle 11 arriva il tipo, Sì. Se te vuole far parlare qualcun altro, parti per intrattenere gli ospiti, abbiamo ancora 12 persone in diretta. In questo momento? Eh, Vorrei trovare l'allenatore del... o del chiamiamo la bionda del chiosco. del chiosco. O se no, se che c'è... Dica a Garbin che ne mandi l'allenatore Del CVO? No, del CDO, come si chiama? Del CDO. Perché ne mandi lì perché manco parla. Si era lamentata di Livorno perché... Cosa? Si era lamentata di Livorno perché non si vede la squadra, si vede, vuol vedere come in Serie A. Non so gli operatori che hanno una camera fissa. Cosa lui? E vai, la medaglia. Però ho peccato i lavori con l'Italia. Poi chi è il presidente? Il presidente? Ma chi sei tu? Il presidente sì. Di chi? Del CVO. Ciao, presidente! Roberto! Cos'è che si chiama? Roberto, non so. Presidente del VCO. CVO. Casara Roberto. Vengo un fiammento pure con lui? Sì, come diventa con lui? Casara, giusto? 5 Casara. Casara. Casara, sì. Parliamo un po' Cosa dobbiamo dire? dello svolgimento del torneo, dell'organizzazione, ok? Sì, che cosa? Come sta andando? Tu tieni questo là, perché sennò parli sempre lontano. Io devo parlare ai telespettatori. Sì, sì. Sì, in diretta. Vai un po' più qua, più avanti. Perfetto. Siamo? Sei pronto? No. Devo guardare dove? Siamo un po' spostati così.
Ed eccoci, siamo nell'intervallo tra la prima e la seconda tornata di gare, siamo a Non Evento, ricordiamo adesso abbiamo come ospite il presidente del CVO, Roberto Casara. Buongiorno a tutti. È appena finita la prima tornata di partite. È bello, il clima è bellissimo, il tempo ci sta aiutando, quindi sembra tutto che vada al meglio. È stata una lunga preparazione per questo torneo così importante, con dei valori così importanti che lo accompagnano ormai da anni e che ha questo seguito. Per noi è il primo anno, non sapevamo neanche cosa ci potesse aspettare, però ci siamo preparati tutta questa settimana nel migliore dei modi e vedo insomma che ci siamo preparati bene sotto tutti i punti di vista, dall'accoglienza all'impianto, l'abbiamo reso e preparato nel miglior modo possibile. Siamo soddisfatti, vedo che la gente, anche il pubblico, si sta comportando bene, questo ci fa piacere, ci dà tanto entusiasmo, perché vediamo che tutto quello che viene fatto ha un senso sia per le famiglie che in questi giorni di festa diciamo si sacrificano per i loro figli, per dare a loro questa felicità di giocare e di fare quello che gli piace, giocare a calcio. Ecco Roberto, parlavo prima con Michele, il tuo direttore sportivo del settore giovanile, era un obiettivo che la società si era posta quest'anno, è la prima volta che il CVO ospita questo torneo importante, c'è stato come dicevi prima tanto lavoro alle spalle, ma adesso è il momento di raccogliere i frutti e si vede oggi in campo tanta gente, tanta passione, tanta voglia di far calcio per questi ragazzi. Sì, hai detto bene, e per questo ringraziamo tanto il nostro direttore sportivo per averci dato questa possibilità per noi come società, come Calcio Veneto Orientale, che ci mettiamo in prima linea, per il paese di Annone Veneto, perché gli dà ulteriore visibilità. E, sì, hai detto bene, le squadre oggi sono numerose. Ieri iniziato questo torneo, ci sono state un po' delle prove ieri perché ci sono state solo 2 partite e poi si sono spostati tutti a Pordenone per la cerimonia di inaugurazione. Quindi abbiamo avuto anche il tempo di orientarci nel capire effettivamente cosa voleva dire ospitare questo torneo. Oggi e soprattutto domani affronteremo tutto quello che viene consapevoli e nel migliore dei modi. Ecco, penso che Roberto, un plauso va anche a chi collabora dietro le quinte, nel senso che sono giornate di festa, però c'è gente che lavora per la società e per i ragazzi, quindi penso che meritano quella nozione, insomma, quella parola da parte tua per quello che stanno facendo. Sì, hai ragione. Non smetterò mai di ringraziare tutti, ma tutti non vuol dire il direttore sportivo o i dirigenti o io in prima persona, però anche i ragazzi che vediamo in campo solo per raccogliere i palloni che escono dal campo di gioco, da chi cucina, da chi si organizza per i pranzi, da chi ha solo fatto una telefonata per poter dare il proprio contributo. Senza questa gente, senza queste persone, senza questo volontariato diventa impossibile fare tutto questo, ma non per noi, per stare insieme, che anche questo è un obiettivo, insomma, per fare gruppo, ma soprattutto per tutti questi ragazzi che coltivano la loro passione, che sono effettivamente i protagonisti di queste attività. Oggi in questo weekend di Pasqua ci sono tornei in tantissimi paesi. Personalmente noi come Calcio Veneto Orientale
Gli anni scorsi, in questo weekend di Pasqua, siamo sempre stati liberi, abbiamo trascorso le feste con le nostre famiglie. Quest'anno è cambiato qualcosa, ma diciamo che non è un cambio peggiorativo, è una situazione diversa che ci piace. Ci piace perché vediamo tanta gente che si diverte, un po' per merito nostro. E con questo ringraziamo il presidente del CVO Roberto Casara e chiaramente un grosso in bocca al lupo per il proseguo del torneo, presidente. Sì, effettivamente è appena iniziato, oggi sarà lunga, domani uguale, sarà sempre una giornata molto impegnativa e poi si concluderà tutto lunedì con le finali. Noi non ospiteremo le finali in questo impianto, ma sicuramente alla fine arriverà chi si è comportato meglio. Perfetto, grazie mille Roberto e come dicevo prima in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Perfetto, grazie Roberto. Bene, bene. 207 spettatori in diretta. Wow, Voglio dire. Ah, no, Perché se è 9 alle 11 della mattina? sì. dopo il pomeriggio vediamo cosa sta fuori. Sì, si può, in replica, si può vedere in replica, giusto? Come? In replica, si può vederla? Ma rimane sempre? Sì, sì. Cioè, Puoi adesso vederla dall'inizio adesso. c'è la diretta, domani puoi vedere le repliche. Molto bene. Ricordi di parlare davanti al microfono? Sì. Perché appena che te giri non si sente più. Ok. Però te puoi venire con una giacca verde. Perché? Perché una giacca? La camisetta, Sì, ma non si vede. ma è freddo. Ma che se te viene una giacca non te viene una giacca. Sì, vieni la giacca, vedi. Metti una giacca. La giacca. Domani metti la giacca. Domani è Pasqua in giacca. Ma il clima è rigido. Tu mi hai visto che caressa così poco. Sì, ma mi sono meglio di Caressa. Sei caressa. Meglio. Sono meglio di Caressa. Però Mirko che fine che ho fatto? Spario, dico, va in circa. Vieni a parlare? Sì, a Svenza. Gli ho scritto a cosa che vieni a parlare? A chi? Al Allora, a Nardini che ne manda il mister? firmando il mister, anche se io ho perso. Sarà che costa sto giro qua del rugby. Sì. Aspetta così, ma 207 persone in diretta. Cioè, è 9 e mezza della mattina del sabato di Pasqua. Io che? Ma non è più cade adesso. Io sento che sì, posso sentire un morto in mio. No. Allora domenica andiamo a fare la partita. Sì, La telefono. no, no, si mette ieri che era libero. Fioriciani si capite. Uno per 500 euro. Ricorda anche oltre a Regione TV, ricorda che la regia di Roberto Rena. Ah, sì. Mi te mette il nome
E metti la T con maiuscola sul gruppo, non la T minuscola. Ma scambi, cambia No, beh, tanto metti la T maiuscola. Tutto il caso qua ti piccola. sì, poi non si impicchi, Non devi mai pensare così, non sta mai pensare ad essere piccolo, mai pensare. Allora, metti a T, dai, metti a T maiuscola. Dai, avanti. Come no? Ma che tecnico, te va sotto pagina, modifica il nome. Sì. Si vede proprio gli spogliatoi, questa telecamera qua. Ma è solo adesso che non siamo... perché non siamo in onda? Adesso sei in onda tu con la tua faccia. No, aspetta, Perché è finito il primo tempo. ma se no proprio ma ti metti a riprendere. Guarda. Adesso mi sono rotto. Adesso infatti perché è un ritardo di 20 secondi, no, ma poi c'è la camera che va sul campo e basta. Perché tra una pausa e l'altra risparmia batterie. Perché se aspetto che mi porti batterie da Borgo Rico qua. Devi portare una borsetta decorente. Bravo. Mi piace perché io volevo comprarmi l'auto elettrica, ma spendevo massa a produrre. No, piuttosto ricordai che a Gilles deve venire per 5 minuti. Ma Gilles si chiama Gilles? Gilles. Come Gilles Villeneuve? Perché va veloce. Il core? Quando va a casa di Forse una volta che te fai tutte le missioni di merda, tutti sentiti sul tavolino, trova il ristorante, te faccio vedere come cazzo fa una volta. Eccolo qua, ecco la lista. Cappelli a posto. Bravo, pettinati perché tanto non si vede dietro. Puoi tenere anche il cappellino se vuoi. Fai il giro di qua per favore. Piacere Gilles. Adesso ti accendo il microfono. Ah, ma si sente tutto lo stadio? No, se sente. noi sì. No, se senti in diretta sul Noi, canale. ma si sente... Avete i tifosi qua. Puoi sederti, devi, no, purtroppo non devi... Postazione è quella che abbiamo trovato. questo è... Questo. Aspetta che facciamo una roba intelligente adesso. Sedete, voi state lì che vi inquadro. Ok? Sì, ci inquadri, volete essere inquadrati. Guardatela ragazzi. Certo, in diretta. Sul serio. Su questo qua, Arizona TV. Esatto. Mister, quanti anni che sei qua con loro? Io è il primo anno. Primo anno che sei qua. Sì. Siete? Fermi lì, Mi raccomando. Non parolate. Soprattutto voi ragazzi qua attenti, mi raccomando qua. Ecco, te pare subito Isaia. Attento Isaia. Bravo Isaia. Vai Alessio. Siamo. Ed eccoci durante la pausa tra la prima tornata e la seconda tornata. Abbiamo con noi ospite Gilles Vulpin, allenatore del Borgo Rico. Buongiorno mister. Buongiorno a voi. Ecco, prima partita vinta 2-1 contro il CVO, pressioni a caldo di questi prima gara di questo torneo Gallini. Ma la prima partita di un torneo è sempre particolare perché comunque veniamo anche da una giornata di ieri di festa, di viaggio, di spostamenti. La prima notte i ragazzi sono sempre molto allegri, perciò non hanno dormito tantissimo e neanche il loro mister. L'approccio della partita non è stato malvagio, tutto sommato. E ci è mancato un po' di concretezza, un po' di cattiveria in zona gol. Però il primo tempo pareggiato secondo me è abbastanza giusto perché gli avversari il primo tempo hanno fatto bene anche loro. Ecco, poi è uscito un po' il carattere della sua squadra, mister, doppio vantaggio, il CVO ha accorciato nel finale, un po' di palpitazioni ma alla fine i punti sono arrivati. Sì, il secondo tempo diciamo che i ragazzi che sono entrati tutti bene e abbiamo giocato quasi tutta la frazione di gioco nella loro metà campo.
e anche qui abbiamo creato tante occasioni ma ne abbiamo concretizzato solo 2. Una delle rare occasioni in cui dovevamo difendere, su un calcio d'angolo abbiamo preso gol. Però diciamo che la vittoria è stata giusta, sofferta il giusto ma meritata. Ecco, la bellezza di questo torneo, dicevamo prima con i suoi colleghi, è che vede squadre di varie regioni, vari stati confrontarsi e rapportarsi, mister. Questo forse sia la cosa più bella di questo torneo. Sì, sicuramente già ieri ne abbiamo avuta la prima, diciamo, dimostrazione, dove abbiamo conosciuto tante realtà diverse, anche della pallavolo, non solo del calcio, maschile, femminile. I ragazzi sono rimasti ovviamente contentissimi di fare tutte queste conoscenze e adesso li incontriamo qui in campo. Insomma, nella prima partita abbiamo trovato una squadra più o meno vicina di casa, veneta come noi, e adesso nella prossima partita avremo una squadra messicana e vediamo come sono. Siamo curiosi. Ecco, adesso vediamo, abbiamo qua davanti a noi una piccola platea di tifosi, giocatori, insomma. Un commento dei suoi giocatori, mister. Come sono? È un gruppo, noi siamo di Campo San Piero e Borgorico, che è una realtà in provincia di Padova. È un bel gruppo, quindi tecnicamente è un bel gruppo, sicuramente sono cresciuti tanto durante la stagione e a livello caratteriale si comportano bene. Questa è la prima esperienza che faccio con loro di più giorni, quindi diciamo che la prima notte è andata così, siamo sicuri che le prossime notti andranno meglio e comunque siamo sicuramente contenti del lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Ecco, come società e come gruppo, e anche metto in mezzo anche le famiglie, organizzare una trasferta così è impegnativo. Sì. No, da questo punto di vista, fin dall'inizio della stagione, dal punto di vista sia del campionato ma anche delle amichevoli di questo torneo, ma di tutte le situazioni che si sono create, noi siamo affiliati con l'Atalanta, abbiamo organizzato uscite con l'Atalanta, amichevoli di livello, insomma la società è molto presente con noi e non è scontato per un'attività di base avere una società che investe così tanto tempo e passione per i piccoli. Perciò noi diamo il meglio quando siamo in campo, fuori dal campo, però tutto questo è grazie ai genitori che credono nella nostra società e la società in primis che spende tanto per noi. Ecco, poi adesso c'è il lato sportivo, mister, ci viene qua per divertirsi, ma poi alla fine il risultato conta. Come dicevo prima, i tornei sono sempre manifestazioni particolari dove bisogna saper fare il giusto mix tra divertimento e campo. Lo switch a volte non è semplice, però sono esperienze che servono loro per maturare, quindi fanno bene. Abbiamo portato via fortunatamente tutto il gruppo, non manca nessuno, siamo giusti per giocare metà squadra il primo tempo, metà il secondo, e sicuramente in ogni caso, a prescindere dai risultati in campo, sarà un'esperienza per crescere. Ha parlato bene. Bene ragazzi, ringraziamo mister Gilles Volpin della disponibilità, un grazie anche ai ragazzi qua presenti di fronte a noi per la passione, la voglia che ci mettono, e in questo caso forza Borgorico allora. Sì. Grazie Borgorico. Grazie mister, gentilissimo. Ci vediamo anche dopo durante il proseguo. Se avete bisogno, grazie. Bravi ragazzi. Bravi. Confermato, poi insomma, mister ti dà 2 giorni di vita. Meglio che te vinse, non è scontato. Prima te dicevo allora ha parlato bene, però va bene lo stesso. Queste robe qua fa bene. Sì, sti quelli ovvio. Ragazzi, iniziamo da Borgorico quando fai diretto. Grazie. Che cosa ho comprato? Dipende. Non do fastidio a nessuno. No, perché non voglio, perché io non posso avere problemi che magari mi ronza il tuo, mi parte tutto il sistema. No, va a corrente, perché se tu hai un'impedenza diversa dalla mia mi rientrano gli stessi microfoni. Anche su PC? Anche
dappertutto. L'unica roba è la fila di corrente. No, volentieri. Prova lì, forse sulla prolunga lì ce l'ha preso questo lì. Sì, quella sotto, mettilo lì. Prova, stacca. Sì. Va? Togli i video porno. Togli i video porno dal telefono perché mi rientrano. No, è il power bank. Adesso Solo il power bank. sto scherzando, dai. Ah, il power bank? No, pensavo attaccassi il telefono. No, ma il power bank, il sì. power bank. No, se il telefono è pensato sul telefono, l'ultimo modello dell'iPhone, questa roba. Il power bank. Vai tranquillo. Grazie, l'ho messo sulla presa. Sì, me lo tengo io poi, sai. Ok, perfetto. Alla fine ti lascio ricaricarti il telefono. Pensavo fosse un telefono. Stavo dicendo? Filtriamo. Batterie. 2 va bene. 2 va bene. Stiamo dicendo? Adesso a 20 vado. Pensavo di finire prima. Tanto è per dire. Cioè, ti ho tanta pausa tra una e l'altra. Allora, si su cazzo. Ma poi hai provato con l'interno, come hai fatto? Che se era uno. Sì, bellissimo. Perché non mi dà. Buongiorno, vorrei sapere se si può vedere la partita di sabato di la Sampdoria, no, perché il campo è solo di. Si può vedere Dinamo Kiev contro Trento, ragazzi. No, qua io Ma quando inizia la live? Arizona Mirko Lazzarini, chi è? Ecco, il nostro uomo. Chi? Ecco, questo qua, no? Ah, ottimo servizio. Siamo in diretta da Nona e tu mi dici se puoi vedere Sampdoria Trento che giocano per Secondo me che foda. deficiente. Ah, ecco, adesso ecco una roba che ti può dire adesso, ricordiamo che le dirette di Regione TV sono solo del campo di Dinamo, quindi le altre partite non si possono vedere. A Ricordiamo. meno che il lunedì l'organizzazione non ci dia 3.000 euro, andiamo a fare Esatto. la finale Ah, a Pordenone. a Pordenone. Però ti dico che mi porta un panino a fine di questa partita. Sì, per dirmi. sì. No, vai, c'ho il video, dai. No, ma mica te la pagavi. No, no. Il caffè mi ha fatto una. No, mica Mirko, che avevo detto che ne pagava lui del panino. Sì, sì. Panino e birra. Sapevo un birre. Sono comprato la birra io sì. Ma dove sei tu andato? Sono localati. Ma con Amorosa? No, no. Allora Sono un localaccio, tu puoi anche chiamarmi, mi no, mi stamattina che scrive qua memorosa e poi lei che fai archivato qua, ci vediamo destra sinistra e mi risponde quando finisci vai a fare la spesa, prendi il caffè, qualche bistecca di cioè, e mi ok. Ti conviene andare a fare la spesa, sia Sì, no, vai a fare tra una predialata tanto tempo. No, ma nel senso che alle 7 si è finito. Beh, no, magari se viene qualcuno a parlare, ma alle 7 si è finito, alle 6:40 è finito. Se l'ultimo è alle 18, saluti e baci, mi smonto a roba. Ma c'è davanti dai. Sì, per smontare che vuole 5 minuti, I cavi potrei anche assare l'iso, per chi si bagna, tira su l'umidità. Però posso assarli qua, non ho caricare le macchine, i cavi, adesso qua sotto.
Ma che partita sarà che andare a fare? A 90 contro Carbonera. Abbiamo fatto Meulo Carbonera, cioè Carbonera Meulo, prima. Se Carbonera vince, ha vinto il campionato di prima categoria. E noi andiamo per via del Carbonera in moto. È ovvio. E il 90 se perde, Le play-out. quindi gioca la moto. È ovvio, è una partita tiratissima. E allora mi raccomando, fate pagare dal Carbonera. Beh sì. Alessio e Eleuterio Falconieri. Ragazzi qua, Dai, state là davanti. occhio alla dai. telecamera, occhio alla Attenti alla telecamera. telecamera, oh. Passate un po' più in là. Ecco lì. Da quella sedia blu lì, tutti lì. Dai. Fate i bravi. Attenti alla telecamera. Mi siedo? Sì, sì, sì. Metto via. Nome, mister, scusa? Nome? Eleuterio. Eleuterio. Falconieri. Falconieri. Pronto Alessio? Siamo? Fermo lì, un secondo. Controlla se è acceso questo. Sì, a questo. Siamo. State seduti però, dai. Anche in piedi, non è problema, ragazzi. Guarda là. Per ragazzi è bello questo. Sì, per loro è un avvenimento un po' particolare. Non parleremo dell'aspetto proprio sportivo, parleremo dell'aspetto educativo, dell'aspetto delle emozioni che provano. Esatto, è un'emozione fortissima, l'emozione è importante anche perché essendo una prima occasione per loro. Cioè... Vai Alessio. Ecco, riprendiamo da None Veneto, siamo ora con un nuovo ospite, con mister Eleuterio Falconeri del CVO. Mister, una nuova esperienza per questo gruppo di ragazzi, questo torneo Gallini importante, internazionale. Un suo commento, mister? Diciamo così, per loro è una prima esperienza, come ho detto prima, un'esperienza importante non soltanto da un punto di vista sportivo e di confronto con le squadre professionistiche, ma soprattutto sotto l'aspetto psicologico, perché innanzitutto imparano a relazionare con persone anche di nazioni diverse e quindi culture, abitudini di tipo diverso. Poi da un punto di vista sportivo chiaramente loro, visto che fanno calcio, può essere anche un motivo per farli crescere nel confronto, nel sano confronto con gli altri, anche possono capire quali possono essere le differenze che ci sono tra un gruppo di dilettanti e un gruppo di professionisti. Difatti la bellezza, mister, di questo torneo è che mette di fronte squadre dilettantistiche, squadre professionistiche e tante realtà
personalità che vengono da fuori dall'Italia, insomma. Forse questa è proprio la bellezza di questo torneo. Certo, le squadre professionistiche qua vengono selezionate, quindi una selezione sulla selezione, mentre le squadre dilettantistiche, tra virgolette, perché non tutte, alcune vengono selezionate, perché io che ho lavorato anche lì con società tipo Dolomiti Bellunesi, tipo Juventina Gorghense, tipo Feltre, eccetera, anche loro si presentavano in questi tornei scremati, quindi competitivi. Noi invece ospitiamo anche queste squadre in questa realtà, ma volevamo principalmente mettere di fronte i nostri ragazzi a delle realtà selezionate, ma delle realtà che poi tutto sommato non sono molto distanti dalla nostra realtà. Ecco, Quindi, sì. ecco mister, chiudiamo, ecco, la società prima parlava, è un altro mattoncino importante per la crescita. È un mattoncino che fa crescere l'ambiente, fa crescere tutto il sistema calcio. Insomma, questi confronti sono importanti per far capire, dicevo in un sano confronto, far capire fin dove possono arrivare determinati ragazzi, perché il nostro obiettivo non è soltanto quello di farli crescere calcisticamente, ma anche e soprattutto consegnare quelle basi che possono rafforzarli come uomini del domani. Ed è chiaro che il mattoncino è importante perché confrontandosi con queste realtà anche i ragazzi possono impegnarsi maggiormente durante le sedute di allenamento, consapevoli che tutto sommato se la possono giocare e possono, chissà, raggiungere quel sogno che hanno nel cassetto, che un domani magari gli possa dare quelle soddisfazioni che altre società professionistiche stanno mettendo in mostra. Bene, ringraziamo mister Eleuterio Falconeri per la disponibilità e chiaramente un grosso in bocca al lupo per il proseguo del torneo, mister. Grazie a voi, speriamo insomma dai, che finisca bene, ma non per noi, per la società che ha organizzato questo evento in casa, in loco, insomma, in casa nostra. Ok, grazie mille. Arrivederci. Grazie mister. Grazie mister. Poi durante la giornata ci risentiamo. No, noi purtroppo abbiamo fatto giocare, sì. ce la potevamo giocare. Sì, Ragazzi, non vicino ma noi abbiamo dovuto che prima. la regola, Giocare tutti. sì, la regola di far questi qua. No, ma non è tanto la regola calcistica, è che noi potevamo venire con le squadre un po' più sicurmate, confrontandosi. No, insomma, ospitiamo, Sì, è giusto, siamo ospiti, quindi giustamente Va bene così. dobbiamo mettere in mostra tutti i nostri ragazzi, i genitori, insomma, sono anche contenti di vedere. Ecco, noi siamo consapevoli che molti non hanno via. Finito. Bene. Grazie mister. Potete tornare là, grazie. Grazie mister. Grazie a voi. Domani. Che ricchi. Subito. Sono i miei!
estás? ¿Todo bien? El nostro interprete? Very nice, very well, come si dice in Messico. ¿Tú sabes hablar un po' di spagnolo? Claro que sí. ¿Sí o no? Tengo muy español, estoy muy a trabajo. Chiamiamo lui. Lui è un genitore di messicano. Bene, bene, chiamalo. No, te parli veramente? Non so parlarlo. No, guarda che lo chiamo. Io trabajo in Spagna. Messico! In Messico. Messico! Messico! Messico. Oi. Messico! Messico! Hombre. Lui. Hola, hola. Vieni qui. Eh? Andiamo in diretta a caso? Questo è acceso o no? La temporada del partido. Vieni qui in diretta a raccontare un po' dell'avventura, che ha fatto un'avventura del Messico. Dai. Domanda che il viaggio che ha fatto. Hola, Alessio. Maurizio. Gracias. Allora. Aquí. Guarda, seta. Aquí. Aquí. Ah. Occhio Vamos. al caffè. Come in diretta? Vieni in diretta. ¿En vivo? En directo, al vivo, habla poquito español. ¿Italiano? Yo no. Io un poquito español. Ok. Portoghese. ¿Me traduces? Ah, un poquito. Ok? Come ti chiamo? Marcelo? No? Maurizio. Un nome tipico messicano. Vai Alessio, vai con Maurizio. Aspetta che vedo Maurizio un attimo che a scuola come si chiama? Il Sizucas. Zucas, de México, de la Ciudad de México. Ok. Di Città del Messico. Città del Messico? Sì. Ok, partiamo? Vai. Sempre da Non Veneto con Arizona TV, siamo con un ospite internazionale, siamo con Maurizio. Mucho gusto, buenos días. Maurizio arriva dalla Città del Messico ed è un genitore della squadra del Sizucas. Sizucas. Maurizio, come te hombre l'Italia e come te pare il football italiano? Fútbol italiano increíble. Arriba el Milán. Puede ser que no tenga muchos amigos, pero arriba el Milán. Ayer Sizucas jugó contra el Udinense. Perdieron 4-1. El nivel del Udinense increíble. Muy bueno, Muy bueno el muy Udinense. bueno. Sí, sí. No, y Sizucas creo que jugó muy bien, pero demasiado... ¿Es cantera? Cantera ya. Udinense. Es la cantera del Udinense. La cantera della primera. Increíble, increíble. Y Annone Veneto, espectacular. Estoy enamorado con el pueblito. ¿El paese de Annone te gusta? Me encanta. El cibo, L'architettura? Bueno, la arquitectura está bien, pero el pueblito, el pueblo, ¿Sí? el pueblo, el popolo, el ok. popolo, increíble. Está muy hospital, Increíble. muy corazón, muy caldo, muy caliente. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Ok, el fútbol de Italia, el torneo Gallini, está importado internacional y muy importado in Italia. Y muy importante. Muy importante. La primera del Suzuka con l'Udinese un poquito no buena. No, un poquito no buena. Espero que el día de hoy les vaya mejor. Oh, claro que sí. Domandi il viaggio che ha fatto. La temporada, il viaggio, il Messico-Italia. No, México, ¿Sí? Ámsterdam, Ok. Ámsterdam, Praga, Viena, Pordenone. Pordenone. ¿Es por qué? Ah, fuimos de vacaciones la familia a Praga, Ok. a Viena y aquí estamos, disfrutando el café. El café italiano extraordinario. Extraordinario. Está muy bueno. Muy lindo, Muy lindo. Oh, vai, molto bene. Ringraziamo Maurizio per la... Mauricio. Grazie ancora. Encantado la vida, mucho gusto, me siento muy bienvenido y muchas gracias. Salutar gli amici de Città del Messico. Saludos a México.
Saludos. Fuerza Arizona TV. Y venga Arizona TV. Para que sepan, amigos, mi hija en Orlando va a ver este juego. Grazie mille. Streaming. Grazie mille Maurizio. Ciao Maurizio. Foto con mis amigos. Ya comenté, me entrevistaron en vivo. Si fai la fotocopia, Internacionalmente. No, en español todo. Todo en español. Sarebbe ottimo. Ahorita nos vemos. Ciao Maurizio. Ciao Maurizio. Gracias, Grazie. Il messicano è la tua seconda lingua. Sì, ma meglio... Così, dai, ti dici come fa? No, ma fate vedere, siamo in diretta dai 9:30. Meglio però Maurizia, eh? Sì. Mettete a... Però bene Maurizia Ieranga, eh? Sì, simpatico. No, Maurizia. Ah, signora De Maurizio? Ma non sei sì. Il momento della finestra è stato aperto. No, Maurizia era Maurizio. Scusa, fate vedere su YouTube in diretta? Siamo in diretta, sì. Arizona TV. Canale YouTube Arizona TV. Se vuoi intanto manca 5 minuti per leggere le informazioni. Mi aveva portato via. Non te la portare? Sì, mi aveva portato da fare la fotocopia. Quindi? Quindi adesso arriva. Very nice. Very nice, very good. Allora adesso ti intervisto io. Sì. Cosa te ne pare del torneo? Parla davanti al microfono. Siamo in diretta? Siamo in diretta, certo. Siamo sempre in diretta, un torneo per noi è la prima esperienza, Roberto, e No, per noi, per te. per me è la prima esperienza e sicuramente è un'esperienza di crescita per quello che abbiamo intenzione di fare da adesso in avanti. Che sarebbe? Spiegalo al pubblico. Beh, la nostra idea è di far conoscere il più possibile il calcio dilettantistico, non solo a questo punto delle prime squadre, ma anche dei settori giovanili. Grazie ad Arizona TV ci permette di avere questa grossa possibilità delle dirette, delle registrazioni, insomma, che prima non avevamo, e sicuramente avrà un appeal determinante verso le società per far promuovere il calcio dilettantistico, che è poco seguito purtroppo perché c'è poca gente che si occupa dei dilettanti. Hai parlato bene. Grazie. Le prossime due partite quali sono? Abbiamo un Shizuka Borgoricco e un Aldvan contro Spal Cordovado. Spal Cordovado in tenuta rosso-gialla.
Ed eccoci con l'inno nazionale del Messico. Si è appena concluso l'inno del Messico, perché in questo momento siamo alla seconda tornata di gare da Annone Veneto. Ora l'inno dell'Ungheria, l'inno dell'Ungheria, scusateci. È terminato in questo momento l'inno ungherese e ora aspettiamo l'inno italiano. Sempre emozionante l'inno di Mameli. Scenderanno in campo al Giorgio Ruzzene di Annone Veneto le formazioni del Shizuka contro il Borgoricco sul campo A, mentre nel campo 2 ci sarà l'Alvan contro il Spal Cordovado. Tutto pronto quindi qui allo stadio per questa seconda tornata di gare. Ricordiamo che il Borgoricco ha vinto la prima partita contro il CVO 2-1, mentre sull'altro campo l'Aven ha perso 6-0. Grande tifo e grande partecipazione per la formazione messicana del Shizuka. Prima abbiamo avuto il piacere di sentire il nostro amico Maurizio, che ci ha un po' raccontato il suo giro del mondo per arrivare ad Annone Veneto, da Città del Messico, passando Amsterdam, Budapest, eccetera, eccetera, Vienna. Insomma, non è stata semplicemente una trasferta dietro casa, come si suol dire.
complimenti comunque al tanto impegno che ci mettono questi genitori per seguire la passione dei propri figli. Sicuramente il Shizuka è la squadra simpatia qua a None Veneto, sta riscontrando un grande riscontro, un grande piacere. Sì. Anche che ti faccia la foto. Sì. Sta arrivando. Sì? Bene. Squadre in campo con grande fermezza, grande volontà di primeggiare in queste prime battute della gara. Risultati ancora fermi sullo 0-0 su entrambi i campi. Grande occasione per il Shizuka invece sul campo A. Bella risposta del portiere del Borgo Rico. Shizuka che nota un buon tecnica di base, possesso palla e passaggi. Ora contropiede del Borgo Rico. Vamonos Shizuka, si grida dalla tribuna. E anche i giovani giocatori del CVO tifano per il Shizuka. Ottima empatia tra i vari ragazzi in campo. Fai morire oggi, Michele. Buono. Un attimo. Come siamo qua? Benissimo. Allora. Sì, sì. Sì, sì, ah, sì. Non devo parlare, non parlo. Si parla, che parlo. Vieni qua. Ti piace il cartello? Hai visto? Bellissimo, ottimo. Ecco. Sono timido. Dai, sta qua. Anzi, dammi una mano qua. Allora, questa che formazione di chi che è? La scuola spagnola. Ok. Sul calcio Spagna. No, Messico. Questa è la formazione che giocava prima, CVO. quella del CVO, niente. Quindi qua. Questa, Udinese, che ha giocato prima. Che ha giocato prima. No, adesso gioca dire. No, non l'Udinese adesso. Il Cordovado, no? Cusignacco. Prendi le formazioni che sono in campo. Un attimo, un secondo. C'è la Spal Cordovado contro gli ungheresi del Elva. gli ungheresi questi qua. Questo deve essere la Tuan, questa qua è una via. E di qua. Questo è il Borgo Rico che ha giocato prima. Chi sta giocando adesso? Sta giocando Adesso contro i messicani del Shizukas, questi qua. Sono questi qua, perfetto.
Ci siamo. Seconda tornata di gare qui dal Giorgio Ruzzene di Annone Veneto, in campo il Borgoricco contro il Shizuka. Formazione del Borgoricco: Vella, Baldassa, Barutta, Beltrame, Bergamini, Bracchetto, Campagnolo, Cherubin, Daniel, De Checchi, Dinca, Ferro, Milani, Minzasuro, Pallaro, Pedron, Zecchin. Risponde il Shizuka, ricordiamo Shizuka, squadra che arriva dal Città del Messico, con Amaya, Solis, Zapata, Castanos, Shabà, Gutierrez, Septien, Chavaz, Sanchez, Atri, Sabau. Sicuramente il Shizuka è la squadra simpatia di questo torneo qui in Annone Veneto. Nel campo B invece abbiamo altre due formazioni, l'Atain contro il Spal Cordovado. Spal Cordovado scende in campo con Anese, Cecchinato, Cecco, Colussi, Dauria, Ferrandino, Frigo, Mattesis, Odorico, Panozzo, Simionato, Simonin, Stefanutto, Toneguzzo. Risponde la formazione ungherese dell'Altai, e scusateci la pronuncia non semplicissima, con Oliver, Velneg, Gergo, Andiu, Malan, Mattias, Garvan, Norbert, Lelente, Cioris, Ballas, Aron, Oliver. Siamo qui con uno degli organizzatori della CVO di Annone Veneto, a cui diamo subito la parola. Si parlava prima con il presidente e non è stato decisamente semplice organizzare un torneo così importante. È la prima volta che il CVO organizza questo torneo e si vede tanta voglia di fare. Beh, è un onore per noi organizzare questo torneo, anche per il livello di squadre che abbiamo presenti in questo girone anche. Ci sono delle squadre professioniste, ci sono delle squadre che vengono da molto lontano, vediamo il Messico, vediamo gli ungheresi, e quindi siamo sicuramente onorati di ospitare questa kermesse qui ad Annone Veneto, con i colori del CVO che fanno, diciamo, da contorno a questo evento. Ecco, come abbiamo sempre detto con gli altri ospiti, la bellezza è che si mettono a confronto realtà completamente diverse. Non solo, anche culture completamente diverse, lo vediamo anche come ci si approccia alla partita, abbiamo visto anche, diciamo, dietro le quinte, no? Quindi l'approccio a quello che è la gara, come la gente la prepara, vediamo anche le diverse squadre come proprio si comportano nello spogliatoio, quindi questa è una cosa interessante e che crea comunque è bello, diciamo, essere parte di questo torneo proprio per questo, per vedere delle squadre con culture e con formazioni diverse. Attenzione, ti interrompo un attimo perché la formazione dell'Ungheria, dell'Altain, si è portata in vantaggio, i supporters chiaramente hanno gioito. Ecco, probabilmente la cosa più carina di questo torneo e significativa dal mio lato è vedere anche tra una partita e l'altra l'interagire tra gli allenatori, tra i giocatori, insomma il piacere di scambiarsi notizie, informazioni, insomma questo è veramente interessante. Sì, vedo anche che comunque tutti i giocatori, ma anche gli allenatori, tutti i dirigenti hanno anche il piacere di confrontarsi con, appunto, gente differente, perché arrivando da esperienze, da culture e da paesi differenti, comunque c'è anche la voglia di imparare qualcosa di nuovo, quindi questi eventi multinazionali, diciamo, che hanno a che fare con molte nazioni, permettono anche di vedere, di apprezzare anche punti di vista differenti. Ecco, sicuramente il lato sportivo alla fine è secondario, secondo me. Chiaro che le squadre che vengono qui non vengono a divertirsi, e parlavo con qualche dirigente poi anche ieri nella cerimonia che hanno fatto a Pordenone, e gente che comunque viene qui per cercare di vincere e per dare il meglio di se stesso, e anche una vetrina poi a livello internazionale.
però alla fine lo scopo di questi giocatori è quello di divertirsi, di portarli a fare anche loro delle esperienze. Mi dicevano appunto, per esempio, alcuni giocatori che è la loro prima trasferta fuori dalla regione, erano giocatori italiani, quindi comunque avere l'esperienza di fare qualcosa in un posto diverso, dormire fuori. E non è solo, diciamo, l'aspetto ludico sportivo, ma anche tutto l'aspetto di quello che è il contorno poi dell'attività. E qui c'è quindi anche la soddisfazione proprio del CVO di aver messo a disposizione il proprio impianto, il proprio tempo e la propria conoscenza per mettere al meglio i giocatori nelle condizioni migliori di fare la loro attività di base, che è il calcio. Sicuramente è stata un'esperienza per noi anche impegnativa, perché comunque organizzare ed essere parte di questo evento non è facile nemmeno per noi. Stiamo facendo il nostro possibile e speriamo che tutti quanti siano felici poi alla fine della partita, alla fine del torneo, dell'esperienza che hanno avuto qui dal None Veneto. Ecco, possiamo dire comunque che il CVO ha già vinto organizzando. Il CVO ha già vinto organizzando e speriamo, insomma, che questo ci dia anche la possibilità di fare anche altre esperienze di questo tipo nel futuro. Ne parlavamo prima con il direttore sportivo Michele Nardin, che insomma è il famoso tassello in più, è il mattoncino che la società sta mettendo per una crescita continua. Diciamo che la società vuole provare a fare bene, a fare anche di più, e quindi cercando anche di migliorare quello che è il proprio status, e anche questi eventi ci fanno vedere anche proprio come si comportano gli altri giocatori e come bisogna fare per cercare di essere sempre più bravi. Ecco, passiamo un po' all'aspetto tecnico, insomma, cosa ti sembra queste formazioni che non è la tua, ma diciamo, abbiamo il Borgorico che è una realtà vicina a noi e due realtà ben diverse dalla nostra. Vedo aspetti diversi anche nella preparazione, nel modo di affrontare la gara, come dicevamo prima, no? Quindi è comunque piacevole vedere anche realtà vicine alle nostre, come si stanno comportando e come si approcciano a questi tornei. Quindi sicuramente questo esce anche per i nostri giocatori, anche per i ragazzi della nostra squadra che sono qui a vedere la partita, crea, diciamo, anche una voglia di fare meglio. Quindi è sicuramente, come dicevi prima, abbiamo vinto già così all'inizio perché abbiamo comunque vediamo comunque delle esperienze diverse, quindi questa è una cosa molto piacevole. Sicuramente è anche molto positiva avere la possibilità, e anche è un onore, diciamo, anche per lo stesso comune, dà visibilità al paese, organizzare un evento che effettivamente penso che a livello sia il più importante nel nostro comprensorio. Beh, io direi che comunque il torneo Gallini a livello nazionale è tra i più importanti a livello proprio Italia, quindi non solo del nostro territorio, quindi avere avuto l'onore e la possibilità di organizzarlo, di essere qui, di avere, diciamo, tutte queste squadre qui, ci dà lustro, ci dà sicuramente un'immagine, insomma, diversa, e quindi era, come diceva appunto Nardin, il tassello che ci manca come squadra, come CVO. Però adesso scendiamo un po' sul particolare. I ragazzi ungheresi dell'Atvan, dopo una prima partita un po' difficile dove hanno preso una pesante sconfitta, adesso sono decisamente più in palla. Diciamo che probabilmente anche loro devono capire, il mister ci diceva che aveva preparato la partita per un'altra tipologia di campo e di configurazione, per cui anche loro hanno dovuto tarare un po' la loro organizzazione della squadra per essere più adatta, diciamo, alle condizioni ambientali che si stanno creando qui. Vediamo che anche il tempo ci sta aiutando in questo frangente, perché visto le premesse della settimana appena passata, vediamo che c'è comunque c'è anche un bel tempo, quindi ci permette anche ai giocatori di vedere e di giocare in un campo che tutto sommato ha retto bene anche le condizioni avverse, e quindi li vediamo anche divertirsi proprio in campo. Noi speriamo sempre che che lo scopo principale di questa attività è quello dei ragazzi che si divertano. Assolutamente, sono d'accordo. L'obiettivo finale della società CVO che organizza e di chi è ospitato è che i ragazzi alla fine si divertano in campo, e permettimi di dire in campo e anche fuori. E anche fuori. Vedo che comunque il pubblico
vedo un pubblico, lo sentiamo, no? Un pubblico molto bello caldo. Molto caldo, molto competitivo, sta cercando di fare il possibile, sta veramente incoraggiando la propria squadra, le proprie squadre. Ecco, adesso analizziamo un po', sarebbe bello che questo pubblico si comportasse sempre così, anche durante la stagione regolare. A volte qualche episodio sopra le righe dà un po' fastidio. Questo purtroppo qui sta alla cultura e all'approccio della gente. Vediamo che soprattutto nei nostri campionati troppe volte, diciamo, molte persone non capiscono che lo scopo principale di tutta la macchina organizzativa è di divertirsi e non di star qui e non di vincere il risultato. Chiaramente a tutti fa piacere vincere, a tutti fa piacere ottenere un ottimo risultato, però sicuramente la cosa principale è che questi ragazzi si possano divertire a tutte le categorie, non solo a queste che sono le categorie, diciamo, più basiche, o diciamo le prime categorie, i primi tornei, diciamo, che fanno importanti, ma un po' a tutte le persone che fanno parte di questo sport dovrebbero imparare a divertirsi e a capire qual è l'impegno che ci mettono questi ragazzi nel campo. E dopo ricordiamo sempre che la parte sportiva è importante, ma il sociale forse lo è di più. D'altronde anche il calcio, come tanti altri sport, insomma, la parte principale è proprio il poter socializzare, il poter avere culture diverse, poter rispettare l'avversario, la propria squadra, giocare in squadra, quindi sono molti i temi che cerchiamo anche come CVO, di affrontare anche con il DS, insomma, di portare un po' questa cultura ancora di più, radicarla ancora di più nei nostri sportivi, ma non solo, ma anche in tutto quello che è la macchina, quindi i genitori, quindi i dirigenti e i mister a volte, perché anche i mister stiamo cercando un po' tutti di portarli a condividere i nostri valori. Sono parole che condivido in pieno. Adesso diamo un po' un'occhiata alla partita, siamo ancora entrambi in campi sullo 0-0, partite equilibrate sembrerebbe per il momento. No, credo che abbia scusa, hai ragione. Gli ungheresi hanno segnato un gol e quindi però le partite sono molto equilibrate. Abbiamo visto comunque molto impegno da parte di tutte le società, di tutte le squadre. Vediamo che ci mettono proprio impegno nel portare a casa un risultato. È vero, alla fine si cerca sempre di giocare per vincere, no? Si cerca di fare il divertimento, come dicevamo prima, è importante, ma vedo che tutti quanti si mettono molto impegno a tenere la partita, quindi questo è bello anche da vedere. E qua davanti abbiamo una folta rappresentanza del CVO, insomma, che segue con attenzione sia il campo che anche il fuoricampo. Diciamo che sono curiosi di vedere quello che accade, è un'opportunità che abbiamo anche noi, no? Di avere la partita trasmessa in diretta, direi mondiale a questo punto, perché sicuramente alcuni i giocatori ungheresi, i genitori ungheresi che non sono potuti venire, o quelli messicani, possono seguire la propria squadra ed è un qualcosa di nuovo anche per noi come CVO. Infatti adesso ci prendiamo anche una piccola soddisfazione. Prima parlavo con il nostro regista Roberto Lena e i numeri stanno dando ragione, abbiamo tantissime visualizzazioni e quindi questa scelta del CVO di condividere in diretta il torneo Gallini è sicuramente vincente sia per voi come CVO sia per noi come Arizona TV. Ci fa molto piacere questa cosa, perché comunque è un modo anche per dare visibilità un po' a tutte le realtà, no? Che ci sono attorno al calcio. Tante volte non ci rendiamo conto di tutta l'attività che c'è, Arizona TV come tante altre attività ci mettono dell'impegno, molto tempo, molto tempo per essere, diciamo così, presenti in queste attività, e quindi fa molto piacere questa cosa. Adesso apro una parentesi, la cosa forse più carina è vedere i ragazzi interessati a seguire sia la diretta e anche le gare, chiaramente questo dà uno stimolo in più anche a noi per essere ancora più presenti e partecipi. Quindi come CVO ringraziamo anche Arizona TV per averci dato questo servizio che sicuramente ci dà anche ancora di più la possibilità di essere, diciamo, più presenti e di dare ancora un tassello ulteriore a quello che è l'attività che stiamo facendo. È un altro mattoncino, è un altro bel mattoncino che mettiamo, insomma. Grazie.
Alla grande. Sono bravo a Ma raccontare ti era balle. Sono timido, bravo a ti era raccontare timido, balle. ti sono timido. Bravo a raccontare balle. Sì, perché qui vede il fondo bianco. Ah, ok, va bene. Spettacolo. Tanta roba. Mo dopo mi dai i loghi, ti faccio se vuoi, ti faccio una roba del genere. Sì, sì, Faccio ottimo, no, Martin. ottimo, no, veramente Dopo bello. ti dico, io li ho comprati su Pixar, ti dico Sì. cosa cos'è, tanto non è te vale, allora, i due così, li abbiamo fatti velocemente, quindi non pagare un po' di più e costa 200 euro. quindi. 100 euro l'uno. 100 euro l'uno. Se ti fa con un po' di più tempo, il mio ho scelto la quella standard e quindi se ti fa le cose costava tipo 20-30 euro in meno, se ti tiri monti costa altri 30 euro in meno, però siccome non sapevo, avevamo poco tempo. fretta, poi per me li compriamo già montati, la tira via due adesivi e incollarli, quindi dopo con calma. Terminato il primo tempo della seconda tornata di gare, ricordiamo i risultati. Nel campo A il Shizuka e il Bolgorico sono sullo 0-0, mentre nel campo B l'Alven sta avendo la meglio per 1-0 sul Spal Cordovado. Sì, dopo. Maurizio! No, perché mi stanno toccando la telecamera e ti vogliono. Proprio uno il più grosso di tutti, sai che ha messo Sì? davanti a te. Io, che cosa che dà, guarda che... Ma veramente. Guarda che se non te parli davanti al microfono. Ma sì, ma Dago. parli, ma non No, si no, te continui a guardare, ti non te gada a lo guardare so. chi che sei qua. Qui te gada a parlare al pubblico, no con chi che sei qua. Come si sta questo qua? Che ne so. Devi parlare al microfono. Te continui a girare la testa. Ah, vieni, vieni, vieni. Adesso No, guarda, guarda che sul veramente. microfono, sì, sul microfono. Guarda che. Dago. Ma cosa Dago? Parlo tutto o no via? No. Allora parla davanti al microfono. Vabbè. E dopo tu te metti i fogli di formazione, perché ti metti qua? Metti qua. Ho capito, ma avete ormai informazioni non ti... No, così. Che ti metti qua? Che dopo tutto che girate la faccia. Vabbè, insomma, dai. La seconda partita, la bagna il paninetto. Finivo questa? Sì. Perché no, Virgo non si fa vedere? E sarà la reception? Dico che venga a farsi vedere? Sì. Oh, questo non voleva parlare, ma voleva anche fare una cosa, eh?
Adam, Munsabi, forza Elio. Sì, forza Francisco. Questo continua ancora quando inizia il live. Dio, Lei deve fare impatto. Porca vuoi, guarda che la gente... Come bene, no? Sì, sì, cos'è sta roba qua dell'audio che se non ti impari è assurdo perché sparisce, perché ti sposti, il comodo a volte è questo, se ti metti qua non senti niente. Cioè, vedi 40 volte, 40 volte non pare che ritardare, 40 volte, se metti su ritardato. No, sono ritardato. Bisogna fregare la fare con l'altro. Non ho capito. Guarda, dobbiamo fregargli la fare all'altro. Non ho capito. Dobbiamo fregargli l'ingresso al tipo che mi va a attaccarsi. Siamo? Inizia il secondo tempo a Danone Veneto del torneo Gallini. Siamo sempre con le formazioni in campo del Shizuka, formazione messicana contro il Bolgorico. Ricordiamo che è 0-0 nel campo A, mentre nel campo B c'è l'Altvan, squadra ungherese che sta vincendo 1-0 contro il Spal Cordovado. Giornata che sta aprendo un sole timido qui a Danone Veneto, pubblico delle grandi occasioni, tanta presenza di pubblico che incitano i propri beniamini. La gara nel campo B è già iniziata, mentre nel campo A stiamo ancora aspettando la squadra del Suzuka che scenda in campo. Decisamente la formazione dell'Atvan dopo una prima partita un po' in difficoltà sicuramente ha registrato meglio i giocatori in campo che stanno dimostrando all'altezza di questo torneo. Infatti stanno vincendo 1-0 contro il Spal Cordovado. Ora il Spal Cordovado cerca di riportarsi in pareggio, ma la retroguardia è sempre molto attenta della formazione ungherese. Ricordiamo la formazione ungherese in tenuta giallo-blu, risponde il Spal Cordovado in tenuta giallo-rossa. Tutto pronto anche sul campo A tra Bolgorico e Shizuka. È iniziata in questo momento il secondo tempo tra i messicani in tenuta completamente blu contro il Bolgorico in formazione rosso-blu. Il Suzuka era in attacco, però viene fischiato un fallo in attacco nei confronti del portiere del Bolgorico. Si ripartirà con una punizione a favore dei ragazzi del Bolgorico che ora riprendono a giocare. Continua invece la partita nel campo B, dove vede l'Atvan decisamente più in palla rispetto al Spal Cordovado. Ora avanza il Spal Cordovado sull'esterno destro, palla però termina fuori, non c'è nulla da fare, ci sarà una rimessa dal fondo.
Molto bravo il Suzuka che sta giocando con buoni fraseggi, un po' più in difficoltà il Bolgorico in questa seconda partita. Ricordiamo che la prima gara il Bolgorico ha vinto 2-1 contro il CVO. La palla esce dal campo, sarà un corner a favore del Shizuka. Nel campo B invece, seppur l'Altvat è in vantaggio, la gara è molto equilibrata. C'è vicepresidente del CVO? Vicepresidente del CVO? Sì, dai, non parole tanto. Sì. Quel pelato che sta bevendo l'acqua. Seduto da solo. Michele Furlanis. Prego. Siamo già in diretta? No, ancora. Un attimo, fate domande? O... Sì, sì. No, vai, facciamo un piccolo intervento a livello di gioco, insomma. Di gioco? Sì. Okay. Siamo qui adesso con Michele Furlanis, vicepresidente del CVO. Michele, ne abbiamo parlato prima con i tuoi collaboratori, è stato impegnativo, ma alla fine questo torneo vi sta dando grandi soddisfazioni. Sì, buongiorno a tutti. Sono grandi soddisfazioni, grande impegno, ma come si suol dire, tutto nasce dal volontariato e approfitto per ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in queste giornate, da genitori a volontari, mamme soprattutto. Abbiamo la grossa fortuna di avere uno staff che non fa parte dei canoni presidenziali o vicepresidenziali e che fanno le cose veramente di cuore. È bello vedere questi bambini che giocano allo sport del calcio, sport che noi amiamo, e lo facciamo, torno a dire, con tutto il cuore e l'impegno possibile. E Michele, il cuore si vede perché i risultati vi stanno dando ragione, insomma, tanta gente, tanta partecipazione delle squadre che si stanno impegnando e probabilmente questo è l'essenza del calcio dilettantistico. Esatto, puramente dilettantistico ed improntato sulla crescita di questi ragazzini che speriamo che loro... Ti interrompo un attimo, Michele, perché il Shizuka, che noi abbiamo ribattezzato la squadra Simpatia, Guarda, simpatia, esatto. E vediamo grande partecipazione anche dei vostri ragazzi che tifano per loro. Questo è un ulteriore step in più per voi organizzatori.
Sì, esatto. Questa squadra in particolare, perché arriva da molto lontano, è entrata nei nostri cuori per la loro simpatia e la partecipazione che stanno dando anche negli spalti dei genitori. È molto bello che i nostri ragazzini stiano patteggiando chiaramente per loro, vabbè, ma ci sta. Ne parlavamo prima, Michele, forse la cosa più bella non è quello che c'è in campo, ma quello che è fuori dal campo. Assolutamente, il contorno che c'è fuori. Il contorno che c'è fuori è bellissimo, entusiasmante, il tempo ci sta ancora graziando. D'altronde il nostro direttore sportivo aveva fatto un accordo direttamente con le alte sfere. Con i piani alti. Con i piani alti. Ecco, prima, sta rispettando. Prima diceva il Presidente, penso che tu condivida in pieno, il CVO ha già vinto. Sì, ti ringrazio di questa parola. Abbiamo vinto e lo dico con grande orgoglio. È quello che ho detto prima, lo facciamo col cuore, quindi quando vedi i risultati lo vedi negli occhi delle persone. E gli occhi delle persone che io sto guardando mi stanno dicendo questo e mi ripaga di tutto. Ecco, difatti era il primo anno che il CVO si prendeva l'onere di organizzare questa importante manifestazione che sappiamo è a livello internazionale. C'era probabilmente tante incognite, però alla fine il lavoro di gruppo ha premiato tutto. Assolutamente sì, assolutamente sì. È un torneo che avrete già che avrete già modo di averlo detto, al 27° anno, e non so se sono state già spese delle parole a riguardo. Attenzione, ti devo di nuovo interrompere, Michele, perché la formazione del Borgo Ricco trova il pareggio su una disattenzione dei ragazzi della Città del Messico, quindi il risultato cambia, siamo 1-1. Prego, Michele. Si sono tenuti nel primo tempo, si stanno scatenando questi ragazzi, adesso si stanno offrendo uno spettacolo meraviglioso. Ed approfitto, insomma, chi è in ascolto, che lo stadio è aperto nel pomeriggio, siamo qui anche domani, venite che c'è solo da divertirsi, signori. Sicuramente sì, allora è bello vedere questi ragazzi, questo impegno, e c'è anche tanto agonismo, posso dire, Michele, in campo, non si stanno risparmiando. Ah, non si risparmiano, è giusto che sia così, nella correttezza, nel rispetto, nel fair play, che vedo molto alto il fair play nel campo, però l'agonismo c'è. E ci deve essere, Michele, perché è pur sempre un torneo, è pur sempre organizzato per nobili ragioni, ma alla fine si gioca per vincere. Tutti giochiamo per vincere. Suiamo un po' le partite. Possiamo dire che, Michele, avere in campo squadre locali, squadre italiane a livello professionistico e avere anche la chicca di avere queste formazioni extraeuropee è qualcosa di diverso. Vediamo stili anche di gioco diverso, mentalità e modalità diverse. Sì, è puramente un torneo improntato nell'unire, come dici tu, queste mi verrebbe dire etnie, perché insomma stiamo parlando di squadre giapponesi che noi non ospitiamo qua, ma ci sono sugli altri campi, ungheresi, messicane, americane, quindi è anche bello che i nostri ragazzini vengano a contatto con altri bambini che vivono realtà diverse dalla nostra, ed è bellissimo, se voi avete modo di vedere dopo fuori dai campi, l'interazione che c'è fra questi ragazzini, che è spettacolare. Si sforzano di parlare magari il loro inglese, il loro messicano, spagnolo, quello che gli viene, insomma, ma sappiamo benissimo che i ragazzini sanno esprimersi, sanno capirsi al di là delle lingue e delle... Tanto ti interrompo di nuovo, è stato appena annullato un gol al Shizuoka per un fallo precedentemente. Sì, dicevi giustamente che probabilmente, si parlava prima, il martedì si tornerà a scuola e probabilmente l'argomento più importante per i ragazzi sarà parlare di questo torneo. Esatto, è un motivo di orgoglio per loro poi rientrare a scuola.
il lunedì, no? No, non tornate lunedì, martedì tornate a scuola. Mi avevano detto che tornavate un giorno prima quest'anno, ma no, Francesco, era già preoccupato un bambino qui. Hanno il torneo da fare loro lunedì. Avete il torneo, vabbè, allora tornate martedì a scuola, è giustificata la cosa. Sì, sarà un motivo di orgoglio di parlarne di queste cose. Parleranno che ho conosciuto un bambino che arrivava dal Messico, no? Sono, Michele, secondo me, veramente bei Sono momenti. occasioni che non gli capitano, magari spero che a qualcuno di loro capiterà ancora queste occasioni, però sicuramente il clima in tribuna è bello carico, bello caldo, carico, insomma. bello Ognuno tifa giustamente per la propria squadra. Insomma, Michele, andiamo invece sul CVO. Una prima partita lottata, una sconfitta arrivata nei minuti finali, comunque il CVO ha fatto la sua bella figura. Sì, si può dare di più, come dicevano i nostri bei Morandi e Tozzi. Ho assistito alla strigliata del mister in spogliatoio, sono convinto che nel pomeriggio scenderemo con carica diversa. Qua, bravo. Mi hai corretto. Il nostro attento regista Roberto Lena fa notare che era un trio. Giustamente era un trio, sì. Facciamo anche un po' di divagazioni, giustamente, Michele, perché alla fine deve essere presa con un po' di leggerezza, insomma. Questi momenti che passiamo insieme sono momenti belli anche per noi, chiaramente. Vabbè, per noi che siamo qua e lo facciamo con questo spirito, assolutamente, di leggerezza. Tanto ricordiamo che siamo in campo, siamo 1-1 nel campo A tra il Borgorico e la formazione messicana del Shizuka, mentre nel campo B il Spal Cordovado sta ancora perdendo 1-0 contro l'Atvan. Mi correggono, scusate, ma ero preso con Michele. La regia è molto attenta. La regia è sempre molto attenta, mi dicono che l'Atvan ha raddoppiato, quindi siamo 2-0 per i ragazzi ungheresi. Tanto siamo già giunti oltre la metà della ripresa del secondo tempo. In avanti, palo, respinta, andiamo in gol. Gol dei ragazzi. E qui abbiamo un po' stile brasiliano. Beh, Michele, posso dirti una cosa? Ti stai anche tu divertendo un po', mi sembra. Nella sana. Bella questa sala regia, quasi. Eccoli qua, andiamo. Tanto il Shizuka si è portato in vantaggio 2-1 sul Borgorico. Perché si lamentano del fuorigioco del secondo gol. Tanto il Shizuka continua a fare un passaggio. Cioè, comunque, Michele, possiamo dire che abbiamo visto anche qualche giocatore interessante in campo, in queste giornate. Sì, l'occhio è caduto su qualche ragazzino che effettivamente mi permetto di dire, da poco esperto del calcio e amante del calcio, che devo fare i complimenti, se posso permettermi, non per screditare le altre squadre, ma il Pontedera secondo me è una bella società. E faccio i complimenti al Pontedera, insomma, per la qualità di ragazzini che ha portato a questo torneo, molto belli. E questo è il bello del torneo, Michele, si confrontano squadre professionistiche, squadre dilettantistiche
e chiaramente dove c'è una realtà Sì. ben radicata, che lavora bene da anni, i risultati arrivano. Certo, vediamo livelli diversi, livelli più alti, insomma. Tanto Abbiamo... nel campo B c'è una punizione interessante per la formazione inglese dell'Atvan. Siamo al limite dell'area, palla toccata, conclusione alta. Riprende il Spal Cordovado, che ora deve salire e cercare almeno di raddrizzare questa partita che la vede sotto di 2-0. Dovrebbe mancare poco alla fine di questo secondo tempo. Diciamo che se la formazione ungherese dell'Atvan sta vincendo 2-0, nel campo A c'è più incertezza, anche se il Suzuka sta continuando ad attaccare. Certamente il Bolgorico non ci sta a perdere questa partita dopo la prima vittoria iniziale. Conclusione del Suzuka, alta sopra la traversa. Anche qui bello interessante perché nel girone G le cose rimangono aperte anche a livello risultati. Sì. Anche questo è il bello dei gironi, dopo vedere chi andrà avanti. Come dicevamo prima, bello tutto quanto, bello il contorno, ma alla fine contano sempre i risultati. Conta sempre il risultato. Attenzione. Il ragazzino qua del Suzuka, il mancino, non è male. Non male. Conclusione dalla distanza, al termine al lato, velocemente il portiere del Borgorica si vede già che ha una certa esperienza perché sa che il tempo passa e quindi calcia immediatamente in avanti. Palla però supera il centrocampo e sappiamo che il regolamento non permette questo. Conseguenza l'altro fischia il fallo a favore del Suzuka. Che il portiere superi la rimessa dal fondo. Attenzione, conclusione dalla distanza, traversa e intervento come del portiere che l'ha toccata. Si è molato, direi dire. E si è fatto forse anche male. Sì, sta un po' male. Ma tiene duro, ha detto ce la faccio. Piede dall'altra parte, conclusione al lato. Intanto vediamo che il tuo CVO si sta preparando. Il CVO si prepara. Ma mi sa che si preparano più ad andare a mangiare questi qua che andare a ballare. La prossima partita ce l'abbiamo alle ore 15. Sì. Lasciamo i ragazzini che mangino, si rifonciliano, si riposino, digeriscano. E pronti a dare il massimo nel pomeriggio. Intanto vediamo, riparte nel campo B. Abbiamo una punizione interessante, vediamo la scelta, se calcerà direttamente in porta. Punizione un po' defilata. Vedo che anche un mancino. Sicuramente cerca il compagno. Destro, ci prova. Traversa. Pal Cordovado, la palla esce, poteva essere un'occasione per riaprire la partita. Intanto sul campo A si continua a lottare. Ma proprio in questo momento il direttore di gara fischia la fine della partita. La formazione messicana del Suzuka batte 2-1 il Borgorico. Nel campo invece B la partita continua, ma anche qui dovremmo essere ai minuti finali. Siamo lui? Come si chiama? Omar Bertuzzo. Omar Bertuzzo? Sì. Lui di prima. Il dirigente di prima. Non ho capito. Il dirigente di prima, Omar Bertuzzo. Se ti dovevi mettere il sottotitolino? Beh, ormai ma è andata. Bisogna che adesso la gente arrivi con un cartello con scritto nome e cognome. Sì. Ma scusa, e quella là era iniziata prima e finisce dopo? Esatto. Forse fa 2 tempi. Di Cordovado l'arbitro. Fino in pareggia.
E anche qui. e anche in questo momento l'altro fischia alla fine delle ostilità. La formazione ungherese del Heitmann vince 2-0 contro la Spal Cordovado e si rifà della prima sconfitta. Si chiude adesso la seconda tornata di gare e riprenderemo con il terzo giro di gare alle ore 15 oggi pomeriggio. Un ringraziamento alla regia di Roberto Lena per Arizona TV, ai nostri ospiti e arrivederci, a dopo. Grazie a Michele. Grazie a tutti e arrivederci. Una volta? La prima parte è andata in maniera egregia. Da parte Alessio. Adesso ti va a recuperare da mangiare. Sì. Panino come hai avuto? Qua porchetta? Io come mai? Più opzioni. Allora, porchetta, birra e patatine? No, senza patatine. Venire qua porchetta è una birra, ma birra mangiarlo con me qua, ma siete qua da soli. Vado a spegnere tutte le telecamere tranne una. Darò giorno il panino. Ho guardato l'azione del gol, era un rimpallo, non era pericoloso. Infatti lo volevo guardare anch'io, c'era un giocatore sul palo. Sembrava quella del 2-1, dice. Non era un rimpallo e non era fuori gioco. No, non era.
media. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. I agree, but you did it and I hate her. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, hot, no, see you later. Sometimes I just wanna be a hater. Gotta wash down the top 40s with a chaser. Your voice starts feeling like a waiter. Scraping my mind against a cheese grater. Before you go, sir, you have to sign a waiver. That's alright, I'm aware. Tanta birra. Sa.
sentire le interviste? Vai, è in diretta, torni indietro. Siamo ancora live anche adesso. Sì, ho visto che siete live adesso. Basta tornare indietro. Vai lì dove sei, premi la freccetta indietro finché te trovi. Ah sì, sì, aperto. Silvio Mantovani. Buongiorno, vorrei sapere se si può vedere la partita alle 9:30 sabato di Sampdoria Donatello. Si può vedere il Dinamo Kiev, la Rius, ottimo servizio, Forza Elio, meglio di Cresa, ovvio. Vai. Mirko, devi venire in diretta dopo, eh? Come no? Vieni, vieni, devi venire tutti. Sicuro? Come vuoi? Guarda quante visualizzazioni che ti ha dati. Adesso questo perché tema rosso Arizona così. Gli spettatori però quante migrate anche finché sono in diretta non migrate gli spettatori adesso che non vedono adesso le vecchie quanti che me ne danno 521 finora.
storie simultanee 32 per 521 la mia copia. Bene? Un torneo così 521, cos'è quei totali se andai avanti e vederli in diretta mentre cantava. No, dammi quello lì è... Ho fatto bingo con messicano, questo noi li dirigenti e quelle tue 10 di passeggio. Vabbè, almeno hai 5 euro. Dammelo a me, che mi ha speciato. A me a Eh? 3 anni a giugno. C'è una squadra che finisce a giocare per il giorno almeno, fa giocare a 4 almeno, ma Oh, Tommaso, ho fatto il video, dopo prima che salissi e dopo che sono salito. Sono nel forno. molto bene. Domenica sono contento, perché il dispiacere non lo posso fare, perché ormai che siamo sorpresi per trovare il meglio del mare. La Bergamo, vai al suo che Guarda, voglio vedere che lo voglio perché... Io non bello di bottiglia. Io basta, Anche se così che fare il ristorante? non ti offro di fare. Come vuol dire? Ti pagavo le fare. L'ospite è molto riduttivo. È un'esperienza. L'ambiente principale, voglio dire, una volta turca acquistabile, palmi in all'aperto? il chiosco è tutto coperto. Dopo lì metti la spiaggia, i camminamenti, palme, dopo un bar esterno, un altro Sì, bar. ma dove si mette a mano? Sta coperto prima del tutto. Dopo il giorno dell'evento mi fa Questo evento sempre ha fatto lo stesso. io vado a montare roba. Ovvio, il giorno prima, Ancora no,
Cioè, ha questi capelli bellissimi. Allora, qua è cosa amarella. Quando no, me. Quando cali, poi amarella. Uguale. Probabilmente le mettevo. In descrizione. E mi offre tutto l'aperitivo al buffet. E dopo quello che si merita si fa. Vabbè, al di là di questo, dopo, Ma quando in cucina è uguale. E dopo li sposto tutti a posto. tu che te ne freghi fa un premio di in memoria al Walter Morris. una famiglia dopo la moglie. Che te fa come premio una roba così. Ah, vedo. Porto carbone, cioè bene che lo usa. Troppo facile. Alcuni li hanno anche capello di eccellenza. Carbonera, insomma, c'è fare queste qualche volta il porto di me. No, che quei tre di terra che si vede, la terra scorre lì. Loro quando cominciano a prepararsi? Tornare a Ferragosto. Porto giù di fiume. Vai, vai.
dire che ci vuoi dire, come no? Come no, non puoi dire che ci
questi baci. Dai, facciamo Sì, vai! Senza scarpe! Dai, Cristian! Adesso ti Cristian! Senza scarpe! Cristian con noi! Senza scarpe adesso! senza scarpe vecchio le faccio fuori sti calzini. Non mi interessa! A me sì. Stai scarpe! Cristian con noi! Perché non fate queste regole di senza scarpe? Tutti! Ho sudato per mettere su sti calzini. Come
15, 2015, ci sono un gruppo di 15 ragazzi da questa nave qua che stanno giocando e poi ci sono dei cristiani di Ma quello lì è una cazzo! Quello lì è una cazzo! La cazzata! Frigo, frigo, frigo. 20 minuti tranquilli, è un frigo, io voglio stare vicino al mare. Facciamo un incidente, la risale, se lo facciamo per davvero, Polino con la forchetta! Anche se di notte non si vede. Hai fumato! Hai fumato! Dai, fuori! Attore di merda! Che ci faccio come sì? Faccio come dai, chi è che fai il core? Chi è che fai il core?
fa una cortesia, digli che vadano a non giocare là vicino alla telecamera. Non giocate là, No. mettiamo la telecamera! Se vengono qua sì, ma non là per favore. Grazie. Non si può ordinare, ragazzi! Raga, non si può giocare. Il latino! Vinceremo! Marco! Il latino! Oh, ma i latini giocano sempre! Lucio, Mattia qua. Oh, cosa tiri?
Scusate, per caso sapete cosa ha fatto la squadra messicana stamattina? Ha vinto 2-1. Grazie. Prego, 2 euro. In base ai gol. È 2-1 però, allora devi dare un euro. Un euro, tutto preso e uno donato. Anche se in diretta, se davanti alla Ah, telecamera. buono, allora risposto. Guarda, ormai sono in zona TV, ti vedi, poi ciao, ma puoi salutare, perché non bestemmi. Saluto i miei genitori allora. Ecco, vai. C'è l'audio. Guarda che fa figo, vieni qua, guarda qua. Scherzando, eh? Vieni qua. No, no, è buono, spero che mi No, uno deve stare là. Allora, telefoni a casa, dì, No, ho visto già ieri, non sto preoccuparsi. Perché abbiamo fatto una partita utile contro i messicani. E infatti sono andato dopo L'Empoli non si vede. Non c'è qua. Ormai se l'Empoli, oggi non fanno vittoria contro il Sassuolo, domani c'è Sampdoria e domani c'è l'Empoli. Sì, spero che lo
Come ti chiami? Chiamando l'altro amico che oggi è lui che gestisce. Come si chiama? Enrico Milan. Enrico Milan. E chi fa Milan anche immagino? Udinese. Bravo. Avvisalo. Allenatore Spal Gordolano, giusto? Milan? E lei Milan? No, perché...
te l'ho convinti, sì! Lei intanto fa vecchio e quindi di più. Io ho fatto vedere caso che lo vecchio più Gioco contro il e dopo alle 6 un'altra
Giustamente si va a porta, la vita davanti alla porta da solo, non fa nessun tiro, non ti preoccupare, non fa nessun tiro. Molto, ha fatto
perché no? Metti un privato lì a parlare.
posto. È divertente, dai. Quali sono buoni? Sì, sì. C'è competizione anche, eh? C'è anche abbastanza competizione. Non mister allenatore. No, arbitro. I nostri totem? Sì, cosa devi fare? Come puoi fare? Fate vedere. Ok. Sì. Ok. Tieni anche la foto, forse hai più alta di suo. Problema qua è la risoluzione, non fai grande. State leggendo le formazioni, stiamo dando formazioni. 348 40 Si mette prima il nome, poi Prima, se no, porca no, troia, no, qua, vai. Io no, Garbin Alessio. No, però mi seguo con il DJ2. Tu fa prima il nome, poi il cognome. Ma tu io ci abito Ancelotti Carlo o Carlo Ancelotti? O José Mourinho o Mourinho José? Te scrivi Alessio, ti fuori no? Oh, mandi per WhatsApp e dopo io li provo anche. Dopo lì va, io lo so sono a posto. In 10 minuti chiamiamo l'allenatore del Coro. Speriamo che qualcuno te porti fuori. Ce ne sono sicuramente anche di, io ho preso quello. Facci un totem. Cosa vuol dire? Totem ti vuol dire che no, invece bisogna farsi dare informazione che manca la tua. Anzi, è come un Maradona. Ti ricordi un po' Maradona? Il calcio, sì. E ho preso il classico con questo.
One, two, one, two, one, two. Perfetto. Siete pronti? Siamo prontissimi. Sì. Ci siamo. Vai. Riprendiamo la diretta da None Veneto, siamo con mister Enrico Milan del Comote. Buongiorno a tutti. Enrico, parlaci un po' di questo torneo Gallini che è qui a Danone Veneto. Sì, allora secondo me, secondo anche tutti i mister della società Comote che mi accompagnano in questa esperienza, crediamo che questo torneo sia un torneo veramente molto importante per i ragazzi, in quanto c'è la possibilità di affrontare squadre che non si vedono tutti i giorni, squadre internazionali, squadre professionistiche, quindi penso che per i ragazzi sia un'ottima esperienza per crescere, per cercare anche di mettersi alla prova appunto con squadre di livello veramente molto alto. Quindi quello che ci aspettiamo dai ragazzi è che diano il massimo con tutte queste squadre anche per rendersi conto delle loro effettive capacità. Ecco. Sì, difatti la particolarità di questo torneo è che possiamo avere dei gironi con squadre internazionali, voi difatti avete giocato con una squadra ungherese e squadre professionistiche, insomma è veramente una particolarità unica nel suo genere. Sì, esatto, il fatto di aver giocato comunque con una squadra appunto dell'Ungheria è una cosa che non capita spesso, quindi anzi quasi mai penso, quindi a questo, cioè, proprio per questo spingiamo molto verso le famiglie per cercare di far partecipare i ragazzi a questo torneo, che è un torneo appunto che dà la possibilità di avere delle esperienze che non puoi avere se continui a fare solo i classici tornei magari nei paesi vicini. Giocare con una squadra internazionale ti permette anche di avere magari la difficoltà di non capire quello che magari i ragazzi dicono e quindi non sapere effettivamente, non lo so, schemi o giocate che magari potresti cogliere se i ragazzi avversari parlano italiano, insomma, quindi hai anche questa difficoltà in più, che è una difficoltà che può far crescere i ragazzi anche in vista appunto del torneo di delegazione e dei tornei vari che si possono fare più avanti, ecco. Quindi ripeto, è un torneo veramente che a noi piace far fare ai ragazzi per tutti questi dettagli che non ci sono in altri tornei. Ecco, la particolarità, Enrico, è anche il fatto che vedo che a fine partita c'è molta voglia di confrontarsi con gli altri. Sì, esatto, perché comunque per i ragazzi sapere di poter affrontare squadre anche magari professionistiche, quindi non lo so, un Udinese, un Inter, un Bologna, una Sampdoria, tutte squadre che magari vedi sempre alla televisione e dici stavolta ce le ho davanti, per i ragazzi vuol dire tanto avercele davanti e quindi scambiare magari anche due parole con degli avversari che comunque hanno la tua età vuol dire tanto e i ragazzi lo sentono e quindi gli piace anche confrontarsi con questi avversari per magari scambiare due parole per capire se la realtà quanto diversa è effettivamente rispetto alla nostra, che poi alla fine non è tanto diversa, ma comunque anche quella lì è una cosa che può dare delle idee diverse ai ragazzi per il futuro. Ecco, ultima cosa, Enrico, è un bel banco di prova anche per voi allenatori. Certamente, allora sicuramente è un banco di prova per tutti, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda tutti gli allenatori del Comote, quello a cui puntiamo con l'attività di base non è sicuramente il risultato come primo obiettivo, ma prima di tutto è l'atteggiamento, la voglia, l'intensità, l'andare forte, non mollare mai, quindi per quanto mi riguarda, al di là dei risultati, quello che vorrei vedere dai miei ragazzi è appunto la voglia e lo spirito giusto. Sono partite comunque di livello, quindi non ci aspettiamo di arrivare sicuramente primi, ci proveremo sicuramente e quindi quello che cerchiamo è soprattutto mettercela tutta fino all'ultimo minuto. Bene, ringraziamo Enrico Milan, allenatore del SPAL Cordovado Comote e come a tutti quanti in bocca al lupo, mister. Crepi il lupo, grazie dell'invito e buona continuazione. Grazie ancora Enrico. Salve. Perfetto Enrico. Fatto bene? Benissimo. Non ho guardato molto lì, ma
hai fatto benissimo. Grazie. Numero 1. Grazie dell'esperienza perché anche questa è una cosa che non ho mai fatto. Due biglietti, grazie. Ovviamente, se arrivi all'Udinese, Ha capito due biglietti? venimo sotto casa. Ciao Enrico. Ciao, vado ad accendere le camere. Ok. Le 38, 22 minuti ancora. Aspettate un po'. A parte che batterie dovrei essere anche cariche queste qua. Sì, dai, posso anche accendere. Chiama una mamma, signora, va in piedi? Signora? No, è minorenne. No, anche i genitori, anche i genitori. No, era per capire la difficoltà. Basta uno e basta, uno. Ti va, prego. Ciao Alessio. Ciao. Andrea, piacere. Ciao Andrea. Tifoso del Cusignacco, diciamo? Sì, sì, sì. Andrea. Eccoci qua. Genitore di un figlio che gioca nel Cusignacco. Ah, ma non serve, posso tenere gli occhiali allora? Sì, dai. Ciao, ciao. Ciao Stefano. Ciao. Siamo? Sì, Fiolla. No, allora no, no. No, no, gli occhiali, se c'è il video no. No, no, no. Perché non ti spacchi? Non è elegante. Non ho più l'età. No. Siamo? Lui è del? Cusignacco, Andrea. Cusignacco o Cusignacco? Cusignacco. Che è un quartiere di Udine. Molto bene, sei pronto? Siamo prontissimi. Yes. Vai. E dopo aver sentito allenatori, dirigenti e quant'altro, siamo con Andrea, tifoso e padre soprattutto di un ragazzo del Cusignacco. Ciao Andrea. Ciao, ciao, grazie, buongiorno a tutti. Ascolta, qua abbiamo parlato con i mister a livello tecnico, con i dirigenti a livello organizzativo, adesso vorremmo sentire anche la voce di un genitore, quanta fatica, ma poi quanto bello è seguire il proprio figlio nella propria passione. Beh, direi che, non dico che è tutto, però dai, è l'essenza, diciamo, dell'essere genitore, il fatto di avere un figlio, in questo caso che gioca a calcio, potrebbe essere anche un altro sport, ma in questo caso che gioca a calcio, e quindi poterlo accompagnare in questi eventi sicuramente non solo è un obbligo, è un dovere per noi genitori, ma è anche un piacere evidentemente. Ecco, sicuramente poi siamo un torneo, il torneo Gallini, che come sappiamo è un torneo internazionale e vi vede di fronte squadre probabilmente che poco o niente conoscete, squadre internazionali, e anche un modo in più e maggiore per rapportarsi con altre realtà.
Ma io credo che, a parte che questo torneo è assolutamente uno dei più importanti che abbiamo in regione, ed è un momento di crescita sicura per i giovani ragazzi che si confrontano con altre appunto esperienze calcistiche non solo della regione, non solo della nazione, ma anche a livello internazionale, quindi direi che è fondamentale poter partecipare a questi tornei ed è anche, credo, una fortuna per molti di loro poter essere presenti qui e fare questo tipo di esperienza. Allora noi prima parlavamo, poi i ragazzi martedì ritorneranno sui banchi di scuola e parleranno di questa esperienza che hanno avuto. Poi il genitore invece il martedì andrà a lavorare e anche lui comunque avrà una sua bella esperienza da portarsi. Certo, guarda, quest'anno questa è la mia prima esperienza, diciamo, da genitore, perché appunto mio figlio, che è un under 12, è la prima volta che partecipa con la sua squadra al Cussignaco a questo torneo, quindi è una prima volta per entrambi e devo dire complimenti veramente per l'organizzazione, alla società. Organizzare queste cose è molto impegnativo, è chiaro che sarà un'esperienza da raccontare sia per il genitore sia per il figlio. Ultima cosa, poi i genitori si rivedono nei figli, è ovvio, e poi conta anche il risultato finale sportivo. Oppure conta solamente esserci? Si diceva prima esserci e già aver vinto. No, guarda, per quanto riguarda me assolutamente sì, esserci e già aver vinto. Io onestamente lascio il risultato e l'agonismo a mio figlio e quindi sono comunque contento di come va. L'importante è che si diverta, che si impegni e che dia tutto in campo. Poi il risultato è conseguenza, ma voglio dire, io non partecipo a questo. Allora ringraziamo il nostro amico Andrea da Cussignaco. Grazie a voi. Come a tutti quanti un buon torneo e un buon proseguimento, Andrea. Grazie altrettanto a voi.